In un mondo che si preoccupa di evolversi troppo velocemente e soltanto dal punto di vista tecnologico, dove la perdita della cultura videoludica è all'ordine del giorno e l'unica cosa a contare è la forma e non la sostanza, ecco che io, Demiurgo, intervengo e combatto da quando esisto e finché vivrò, con lo scopo di ostacolare questo impoverimento generale di arte e di sapere, cercando nel mentre di conservare e tramandare la storia e l'esperienza del retro gaming in Italia. Quindi adesso tenetevi forte, perché vedrete i progetti, i contenuti e tutto ciò che di sostanzioso e interessante potrete trovare su questo tema soltanto qui nel mio canale.
Buonasera a tutti, siamo live, spero video e audio vadano bene e siamo questa sera in live a parlare del nuovissimo Neo Geo AS Plus con Danilo e Ozzy Boshi. Ragazzi, come state? Tutto bene? Sì, Mi sono se- vivo, quindi va benissimo. vedo che stai sfregando come un forsennato Sì, da minuti. non mi sto masturbando, sto pulendo questo Commodore 64, non fraintendetemi, scusa. Purtroppo Vabbè. sto provando con questo sgrassante rubato alla moglie che appena se ne accorge si arrabbierà. E niente, però funziona, però bisogna olio di gomito, insomma. Danilo, tutto a posto? Sì. Buonasera, buonasera ragazzi. Sì, tutto a posto. Ho perso le tre finestre con voi, quindi questo Discord per me è sempre un po' così. Comunque, Eh, bene. Buona serata. Tutto per me, Buonasera. tutto alla Vedo, grande. vedo che ci sono già 5 spettatori, vi salutiamo ragazzi, se siete in chat scrivete che vi salutiamo. Allora, niente, adesso il mondo del retro gaming è esploso, ovunque si parla solo di quello, manco ormai le nuove console non le caga più nessuno. Questo Neo Geo secondo me ha venduto, sta vendendo l'ira di Dio, probabilmente sarà presto sold out. Tra l'altro anche la versione più costosa, la Ultimate, so che l'hanno comprata in tantissimi. Nuovissimo, di cosa parliamo ragazzi? Ormai è inutile che ve lo diciamo, penso che l'abbiate sentito a destra e manca da chiunque, ormai vedo che su Facebook, nei vari gruppi dedicati al Neo Geo, i canali YouTube, tutti ne stanno parlando, tutti quanti, di questa nuova rinascita del Neo Geo. Qui ho l'originale, ma anche Danilo vedete che ce l'ha lì collegato al BVM JVC, ce l'ha acceso. Tra l'altro abbiamo preso insieme che da Daniele, voglio salutare, voglio fare pubblicità a Retro Dreams Italia, lo trovate su Facebook, la sua pagina ragazzi, è un ragazzo che ci ha permesso di avere il Neo Geo AS originale, col seriale combaciante, con la scatola tenuta bene, gli imballi, i manuali, il bypass RGB, l'Unibios, con tutti gli accessori, revisionato, con la garanzia, ragazzi. Retro Dreams Italia, mi raccomando, sostenete questo ragazzo, Daniele, perché vende delle macchine, offre un servizio di alta qualità come pochissimi in Italia oggi fanno, e per delle macchine del genere, di questo valore, collezionistico anche, è una delle persone di cui veramente fidarsi. Tra l'altro anche la multicart, quella spagnola di cui abbiamo parlato qua sul canale, l'abbiamo avuta grazie anche ai suoi contatti. Poi, visto che anche oggi ci ha chiesto, voleva trovare una persona per alcune macchine, penso che anche tu, Danilo, puoi confermare, no, la qualità del servizio Retro Dream. Assolutamente, poi hai detto la cosa più importante, no? Che era il fulcro del discorso di prima, comprare queste macchine sì, con quale tipo di garanzia? Eh, Su queste cifre qua vai su eBay, ti può andare bene, ti può andare male. Se la vuoi prendere un po' con tutti i crismi, sì, forse con quelli che erano i crismi, perché vediamo ora che cosa succede con questo Neo Geo nuovo, perché secondo un po' tutti, poi a parte il discorso generico che si può fare sul fatto che sia fatto bene o male, un po' ha scombussolato il mercato, ha dato un po' una sì, scossa al mercato, diciamo, detto banalmente economico del retro games. sì. Quindi sì, Daniele, un anno, innanzitutto questi 12 mesi di garanzia che ti dà è un invoglio in più a comprare perché per Sì. qualsiasi cosa ti possa succedere c'è la massima assistenza, oltre alla sua cortesia, perché poi a parte tutto è un ragazzo molto gentile, anche molto paziente, perché come siamo fatti noi, compriamo qualcosa alla minima difficoltà a chi ci rivolgiamo, specialmente la mia categoria, che sono Mhm. quelli che sono stancati di fare tutto, cerchiamo È vero. un'assistenza continua. Daniele è nella tollerabilità, nella giusta proporzione, nella giusta decenza degli orari, è sempre disponibile a darti massimo Sì, supporto anche su cose che tecnicamente non hai preso da lui. Ecco, diciamolo, è un ragazzo a è vero, posto che è fa vero. questo mestiere per bene. È verissimo, sì, sì, sì. E anch'io mi sono Ci trovato vuole molto anche... bene, mi sono trovato molto bene eh, con lui, quindi... No, no, tra l'altro io l'ho detto anche io, cioè io non avrei mai
cioè il Neo Geo, tutti questi anni lo volevo prendere, ma ho sempre aspettato perché è una macchina che ha un peso economico e anche una responsabilità dietro nell'acquisto che altre macchine non hanno, come anche oggi ha detto prima lo Sharp X68000, cioè ci sono alcune console, alcuni sistemi, computer, macchine che quando le devi comprare devi fare il lavoro fatto bene e devi avere anche la persona giusta che ti possa dare delle garanzie, un servizio di qualità, assistenza, e il Neo Geo è una di quelle. Io ho sempre rimandato, poi dopo, grazie a te Danilo, ho conosciuto lui, mi hai messo in contatto e allora ho avuto il coraggio, mi sono fidato e ho fatto molto bene perché... Buonasera Viper, buonasera. Buonasera Viper. E quindi finalmente adesso è più o meno... Sono 8 mesi con il Neo Geo e sono contentissimo. Tra l'altro questa macchina mi ha dato anche il coraggio e la forza di volontà di cominciare a fare le conferenze su questo sistema e ne ho già fatte 2 e ne farò un'altra a Carrara questa domenica dalle 3 al Gamix, dalle 3 alle 15 alle 16, non proprio sul Neo Geo ma su Metaslug. Comunque sul Neo Geo si parla, del Neo Geo si parlerà, anche del Neo Geo AS sicuramente mi chiederanno quello nuovo e quindi abbiamo fatto questa live per parlarne. Poi c'è Ozzy che è un grande appassionato, lo vorrebbe anche lui, probabilmente adesso cercherà di prenderlo sto Neo Geo. Io ho il CD per motivi prettamente economici perché al tempo trovai un'inserzione e dico ma vediamo se vinco la lotteria. Il prezzo era aggressivo e mi è arrivato e ancora funziona e sono contentissimo. E mi va anche bene così, però se fosse costato 500-600 euro, io a quel punto voglio sapere chi è che mi vende. Se è uno che ti dice io ti mando il pacco e non ritorna indietro e non ci vediamo più, allora io inizio insomma a stare un po' sulla difensiva perché non so voi, ma a me 500-600 euro alla fine del mese mi pesano, insomma. Allora Giacomo, perdonami, prendiamo proprio la palla al volo, io la Vai, prendo al volo, insomma, e chiedo proprio ad oggi, vai, vai. dico, siccome ora a novembre esce sta console, che a quanto pare se ne copia uno a uno, anche se io qui lo dico e qui lo sottolineo, sono stato disattento all'acquisto e con la In mia un mondo che limitazione si... ho notato una differenza che per me già cambia un po' le carte. Ed è la differenza più semplice che c'è appena lo guardi. Mm. Io non l'avevo vista sta cosa, l'ho valutata dopo. Manca un dettaglio sulla scocca della console, come A- manca il dettaglio sul pad. È una roba banalissima. Adesso ci guardo perché adesso voi non riesco a farvelo vedere, però in contemporanea se potete riuscite a vedere anche la live da un'altra, perché se lo metto qua ho visto che incasina le finestre durante la live, quindi nella live sto trasmettendo la pagina del sito dell'AES+, se riuscite a vederlo. Sto guardando il dettaglio che dici che manca. Sul Guarda, controller dici? sia sul controller che sulla console c'è una cosa in meno, Sì, semplicemente. è quel Max 333, esatto. Max 330 Pro Gear Spec. Non c'è. Sai che non l'avevo notato neanche io adesso, effettivamente. È vero, non c'è. Io quando... mo sembra una Ma con un sciocchezza. adesivo non si può ovviare? No, eh? Mm. No, per... Allora ti chiedevo, siccome c'è sta Mm. macchina che si dice 1 a 1, se dovesse essere 1 a 1, tu cosa preferiresti a quel punto? Comprare una macchina, un Neo Geo di nuova generazione che corrisponde, facciamo al 90%, tranne questi piccoli dettagli che Mhm. magari per te si possono ovviare con una con un volo dal balcone, semplicemente perché poi è una questione, ecco, anche di concetto base delle cose. La visione mia è che non l'ho notato, se l'avessi notato non l'avrei presa per la mia curiosità di guardarlo, perché già per me non è la stessa Sì. macchina. Beh, allora L'aspetto Mhm. non è lo stesso. no. C'è da dire che Togliendo... anche la scatola è completamente eh, diversa, però c'è da dire che qualcuno mi ha detto sì, è vero, è diversa, però dà più visibilità alla macchina, perché la scatola originale è vero, è grossa, però effettivamente lo noti meno, però io da collezionista preferisco eh, l'originale.
Però almeno la macchina, effettivamente vedendola mi Ma sembrava scusatemi, più spoglia, eh. ma scusatemi ragazzi, ma la scatola del Neo Geo, la scatola originale, è di un'eleganza pazzesca. Neo Geo non aveva bisogno di buttare fuoco sulla scatola. C'è da Lì dire sei anche quel colore, nell'eleganza. anche il viola, no? Che c'ha quel retro viola, cioè è bellissimo. Cioè, adesso la facciamo vedere la scatola originale perché magari alcuni non ce l'hanno presente, ve la faccio vedere. Così vedete la differenza. Vedete, ecco, questa qua ragazzi è la scatola originale, la sto trasmettendo in live. Si vede, sì, si vede, se ve la faccio vedere. E questa qua ragazzi, guardate, il retro è questo. Cioè, di cosa stiamo parlando? È la faccia della macchina, in pratica, è una foto della macchina, cioè è Questa qua bellissima. ragazzi. Lo slot che si prende tutta la parte superiore della scatola è geniale, è fantastica. E diciamo la verità, nella valutazione media delle macchine vale il buon 30% del valore, se non qualcosina in più. Eh sì. Eh. Ragazzi, il davanti, adesso se trovassi una foto decente, perché io ce l'ho lassù, tirarla giù adesso, eccolo qua. Questo è il davanti, ragazzi, che come vedete il davanti, tutto il davanti è riempito dalla parte superiore della console. E invece il retro ha questa, diciamo, questa grafica fatta così, con queste linee viola, il verde, c'è la console. Poi ci Scusami, sono ma questo che stai mostrando, che ora non vedo perché non ho YouTube Ah, davanti, però a parte questo, la mia domanda è, o osservazione è, magari quello che stai mostrando è solo un mock-up, non è la macchina definitiva che magari a oggi ancora non esiste e magari se ne accorgono e rimediano, perché... speriamo, non so. Esiste la macchina fisicamente nello store in Giappone dell'SNK, è stata esposta, Quindi è già in ad, non so già con cui la produzione? vi. ad Akibara ho visto, no? Sì, Credo. sì, sì, è proprio fisicamente lì. Ovviamente non la fanno toccare, quindi questione pad, non è Ma possibile magari è capire un esattamente. prototipo. Sì, sicuramente sarà vuota, quello sì. Scendi da Potrebbe, lì sì. tu. Mm. C'è il gatto. C'è il gatto Però che voglio va. dire, lo stampo è quello, ma te dici sarà difficilmente sarà modificabile. Probabilmente quello che ti arriva a casa è esattamente quello che è in esposizione ad Akibara. Non Ma lo Come sto so. intendo. sta nelle aspettative e nella pubblicità che hanno fatto. Io penso che la silhouette debba essere quella lì, la medesima, quella che hanno mostrato e quella che la gente sa di stare acquistando. Mm. Ovviamente l'osservazione che ho fatto io su una cosa che sembra una piccolezza per me cambia tantissimo, perché a primo impatto sai qual è la macchina originale e lì ci manca qualcosa. Forse magari non lo potevano scrivere nemmeno, era una limitazione di copyright, non lo so. O forse hanno in mente in futuro di fare altre cose, questo è pure valutabile come cosa. Adesso cerco di Però, trasmettervi. Vi trasmetto la schermata così, ecco, dovreste vederla. Oh, guarda Vedete? in diretta. Vedete? Così riuscite a vedere anche voi. Mhm. Allora, vi faccio vedere. Allora, effettivamente Danilo non mi ero eh, accorto di questo dettaglio. Allora, guardate la console. oh, Beh, questa è il davanti, no? Ci manca proprio Max 330 megabit, perché sono megabit, non megabyte, attenzione. E ci manca davanti, sì. Ci manca proprio questo dettaglio. La cosa che mi fa un po' incazzare è che il retro non lo fanno vedere. Non lo fanno proprio vedere. Cioè, Quella è più interessante della scritta 330, ti dico la verità, almeno dal mio punto di vista. sì, allora, sì, ma quello è il dubbio. Sì, anche però il pad, io per dire, il pad spero che la pallina abbiano sistemato il problema che si crepa, spero. Perché quello era un difetto non indifferente della ES Mm. sì, originale. E spero che l'abbiano sistemata sta cosa. Riguardo alla qualità degli switch, come si chiamano? Non mi viene, dei pulsanti e della leva, degli micro switch, spero che siano buoni, spero che sia roba fatta bene, che non siano cinesate, che lo stick sia roba, non dico sanwa, ma insomma, roba fatta bene, sia i micro switch che la leva. Sì, effettivamente dico che il dettaglio del Max 330 mega anche a me mi sarebbe piaciuto averlo, perché se è una replica dovrebbe averlo. C'è da dire che storicamente aveva un senso all'epoca, oggi magari no, perché comunque faceva parte di
un pochino, lasciatemelo dire, un pochino anche tossico, che era quello americano. Però, ragazzi, però il Neo Geo era fatto così, c'aveva quella scritta, anche nel BIOS c'è. Quindi mi Ma scusa, dispiace. ti fai un Mega Drive e ci togli la scritta 16 bit da sopra, fammi No, capire. Cioè, no, no. no, no. No, ma No, ma poi... che poi non è la stessa cosa, però sostanzialmente guarda che secondo me è una mancanza abbastanza pesante, perché se tu mi dici macchina 1 a 1, ma 1 a 1 che significa? La grandezza, il peso, io poi pure questo vorrei capire e lo Adesso, diremo dopo il discorso. adesso infatti voglio parlare, leggere la descrizione e fare dei commenti, perché ho fatto uno short che ha fatto 7000 visualizzazioni, un sacco di commenti, c'è della gente che mi ha detto ma te sei un pessimista perché le tue osservazioni non hanno senso, è ovvio che con replica intendono l'hardware. E io ho detto l'hardware non è come dite, cioè non è che l'hardware identico si trova, non è che troviamo le 68.000 dentro Motorola o troviamo lo Zilog Z80, Esatto. cioè non troviamo quella roba lì, cioè perché qua c'è tutta la spiegazione, no? Tutto, adesso la leggiamo. Poi c'è scritto in fondo, no? C'è scritto un 1-1 replica of the original console from the 90s. E io se lo leggo così, original console replica, me viene da pensare che hanno clonato la scatola, il manuale, la scocca e anche l'hardware. Cosa pensi? 1-1 replica. Poi è arrivato uno a dirmi, no, ma è le dimensioni, è le dimensioni. Io, È le cioè, dimensioni. bastava poco scrivere 1-1 replica delle dimensioni della... Cioè, non è che... Ok, e tutti, ma è marketing, è ovvio che un po' mentono. Cosa ti aspetti? Filosofo di sto cazzo. Della gente mi ha commentato così. Cioè, ma che cazzo... Non l'avevo Cioè, vista sta cazzina, no, però buono, ma... dai, sta fatto, è Lascia stare, positivo, no, no, dai. lascia stare. No, vuol dire che colpisci Lo nel so. segno perché tutti ne parlano da Dio. Cioè, una cosa che io voglio far capire alle persone: Ma sì, queste cose sono dai. molto belle, molto fighe. Però non è che se tutti ne parlano bene e stai comprando qualcosa che ancora esattamente non si sa com'è, di cui non ti fanno neanche vedere il retro, scusami, ma qualche dubbio, qualche scetticismo è giusto averlo. Venirmi a dire che io ho del pessimismo ingiustificato, che non capisco niente perché SNK fa le cose bene, ha garantito che sarà. A me non basta, sinceramente. Io finché non la vedo, non è che do la fiducia così. Io Cioè, lo chiamerei curiosità perché tu vuoi vedere cosa c'è dentro, vuoi vedere cosa c'è esatto, dietro quella console. Esatto, 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 Curiosità, esatto. secondo me, è la parola più esatta in questo caso, che è la stessa mia curiosità, perché io prima di esatto, acquistare vorrei vederla tutta, sia dentro che fuori, e poi dopo prendo la mia esatto. decisione. Esatto, quindi i miei dubbi, cioè, sembrava che desse fastidio perché in mezzo a tutto questo mare Mm. magnum di gente che esalta, io ho avuto l'arroganza, alcuni dicono l'hai fatto soltanto per farti notare perché dovevi fare il diverso. No, ragazzi, è che io se tu mi scrivi delle frasi, le analizzo e sono scettico perché, ripeto, 1-1 replica è molto, può essere È malinterpretato perché, interpretabile. cioè, Allora, no, ma poi a parte tutto, Giacomo, permettimi. Lo sarò io, ripeto sempre la stessa cosa, abbiamo un'età diversa, tu vieni da una generazione abbastanza distante dalla mia, non di lustri, ma di decenni, diciamoci la verità. Allora, in 10 anni la tecnologia, specialmente in quel periodo lì, ha fatto dei salti abbastanza importanti. Allora, il discorso che si fa deve essere visto da diversi punti di vista. C'è anche una parte di sentimento che riguarda queste cose qui, ed è quel motore che poi, che non è necessariamente solo la nostalgia, sono tutta una serie di cose che ti spingono a voler di provare la sensazione e il feel della macchina originale. esatto. Allora, da quella cosa lì, persone come me, che hanno più di 40 anni, non possono prescindere. Cioè, per me una riproposizione rimane una riproposizione. Per l'amor di Dio, per me è solo una cosa positiva perché ho una visione aperta, ma mi Certo. rendo conto che chi questa cosa l'ha fatta con una dedizione, perché poi ecco, lì entra la parola tossica, però è da ambedue le parti. Dal lato di chi magari ha speso pure migliaia d'euro e ora si trova con delle cartucce del Neo Geo che non sa un domani che tipo di oscillazione economica potranno avere, perché anche questo è possibile. Il mercato americano questa cosa l'ha subita in modo pesante, non lo ammettono, ma c'è sta gente che effettivamente sta cominciando a farsi dei conti, Adesso perché lì infatti
Ma Adesso di che infatti, parliamo? Una cartuccia Neo Geo non è un BTP futuro, porca miseria. Esattamente, esattamente, però sai che questa visione qui che puoi avere tu è giustissima e che è anche la mia, perché io per ciò che mi riguarda, le console sì, Giacomo lo sa, le console sì, se riesco a procurarmele nella migliore modalità possibile, condizioni possibili, ci spendo pure qualcosa di soldi, ma tutto il campo giochi per me è una cosa che io non ho mai sondato perché anch'io, non che non mi interessasse, ma perché non avrei mai avuto la possibilità economica. Quindi a anch'io, priori io io con da- l'Everdrive ho avuto la anch'io. conferma che c'era stata una rivoluzione importante per il retro game, perché la rivoluzione importante del retro game è nata con l'Everdrive. Ragazzi, non ci prendiamo in Anch'io, giro. io come te ho Ecco, tutte a me piace avere le macchine, l'hardware originale, averlo in RGB con tutte le migliorie e esattamente. uso come te le Everdrive ovunque. Io sono Ma come te. non perché noi siamo avari di giochi e dice No, 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 tu, perché poi ci sta anche la visione di chi dice ma tu che tempo hai per giocarti tutti questi giochi? Puoi prendere anche la macchina, comprarti un titolo ogni tanto e godertelo, finirtelo. io Avete anche qualche una titolo, visione. io qualche titolo lo compro, soprattutto i miei preferiti, però non ho tutto ovviamente, non ho neanche lo spazio in casa per tenere le cose, quindi insomma faccio un po'. Esattamente, ma poi ci sta l'aspetto che è quello che ho diciamo, sottolineato l'altra volta. C'è un valore artistico, il fatto anche di, ecco, di mettere un Sega Rally, gira su un Saturn, Eh sì, con il banalissimo Saro, cioè dopo aver speso eh 300 sì, euro per il Ferrir illo tempore. Queste sono le rivoluzioni che ci piacciono, perché? Perché esatto. tu la macchina ora la riesci a comprare ad un prezzo abbastanza adeguato, poi la compri dalla neve, ci metti la garanzia, per Anche dirla perché proprio come si dice, Anche perché ci pane sono e dei giochi, peperoni. ci sono dei giochi parlando di Saturn, ero a Padova al Video Games History, cioè ho visto, cioè il Saturn c'ha dei prezzi, non so, The House of the Dead del Saturn minimo 400 euro il gioco. Panzer Sui giochi, Dragoon, sì. sì, Panzer Dragoon Saga Zwei 600 euro, c'hanno quelle cifre lì, eh. Cioè come cavolo fai per metterti una roba del genere, cioè voglio dire, È Però il questo Saturn che costa dicevo, poco. La eh? macchina è abbastanza costa economica, pochissimo, specialmente la sì, Jap. No, veramente esattamente. siamo a un livello dove appunto ci sono alcune macchine come il Neo Geo che costa tanto, sia la macchina che i giochi. Poi ci sono delle macchine come il Saturn o addirittura anche la PlayStation che magari la trovi, il PlayStation in particolare la trovi a nulla o poco. E poi invece, non so, vuoi The Legend of Dragoon, 450 euro. Cioè, ragazzi, cioè, follia, no? Oppure Ma quell'altro. ascolta, lì si rivolgono al mercato dei collezionisti e quello è un mercato che va un po' fuori dalle logiche normali, Ma io ti secondo me, assicuro, io ti di... assicuro che un The Legend of Dragoon, anche tenuto male, costa un botto. Cioè, ci sono quei giochi che anche se tu non sei. Io non sono un collezionista, non è che voglio roba perfetta. Però, cioè, ovviamente, cioè, non li trovi a poco. Anche un Crash Bandicoot adesso meno di 100 euro non lo trovi, eppure li hanno venduti a Quello valanga. è un Cioè, mercato dei collezionisti che è una cosa un po' diversa. Lì a quel punto dipende nemmeno quanto è bello il gioco, dipende no, quanti ce ne sono in giro. Basta. lo so. Ce ne E sono se ce ne alcuni sono però. pochi, anche No, se il però. gioco è brutto, costa una sassata. No, comunque tutto costa tanto, perché te l'ho detto, anche un Crash Bandicoot che è ovunque, lo trovi a tanto adesso. Purtroppo adesso tutto il mercato. Allora, dopo parliamo del mercato alla fine, perché dobbiamo parlare questo Neo Geo AS più che cosa causerà. Finiamo di vedere la descrizione così spieghiamo per bene cos'è Giacomo, la. però perdonami, Dimmi. fammi finire di quel Ah, discorso di vai. prima dei due lati. Ci sta quello che sta perciò il sentimento, ci sta quello che sta soffrendo perché magari queste innovazioni non le accetta con grandissimo piacere, perché magari è purista, ci sta pure gente, magari è purista e queste cose le vede sempre con un occhio Mm, un po' di diffidenza. E poi sì. dall'altro lato ci sta un sentimento che io trovo veramente molto strano e è molto anche italiano. Il fatto di ora, da un certo punto di vista, voler non mortificare, ma prendere un po' in giro chi chi ha comprato al tempo il Neo Geo e ha speso una cifra, e cioè,
Sì, io ho visto della gente. Io ho visto un ragazzo che, per amor di Dio, mio amico e anche uno competente, però, che ha detto: eh, finalmente. Mi ha detto proprio così, ha commentato così: finalmente lo perché la compro. lotta, la lotta di casta, non lo Sì, so, sì, ragazzi, queste ha sono scritto, sciocchezze, ha ma... scritto finalmente, adesso lo compro subito e non vedo l'ora di rivenderlo a qualcuno per inculare chi si è preso la S originale con la vasellina. Cioè, io ho detto, boh, ma, cioè, ma stai bene? Cioè, Cioè, sono parecchi, perciò dico ci sta tossico anche da quell'altro lato, esatto, cioè io quello capì? che voglio dire è Quindi, che sta gente cioè, questa gente crede che questa riproduzione, questo AS Plus, farà perdere di valore alla AS originale. Non è così, non è così, perché secondo me, nonostante può essere fatto nel miglior dei modi, ma sarà ancora più evidente le differenze tra l'AS rifatto e quello originale, perché le differenze guarda, ci se, sono. se potevo So- avere qualche dubbio fino a un po', perché guarda, lì è da capire la macchina come è fatta, a prescindere dal fatto che non sarà la stessa scheda con gli stessi chip che non ci sono, non esistono, come non no, esistono No. più le EPROM per le cartucce, quindi c'è da capire che c'è nelle cartucce. Però è lì il discorso che io ho banalmente detto prima, che già fa cascare, cioè per la tipologia mia già fa cascare, già non è uguale. Ci esatto. manca una cosa sopra, quindi Ma poi posso dire due cose. Per me, nel concetto di. Non voglio passare da purista, da quello. Però io lo prenderei adesso. Adesso ho altri soldi da devo spendere in altre cose di vita. Lo prenderei subito anche questo boh, qua rifatto perché mi piace. Però il però problema. magari bianco lo vuoi, però Esatto, lo vuoi io bianco. lo vorrei bianco Eh, perché almeno ha una sua eh, personalità e ci sta. Però sono miei dopo, gusti. dopo che abbiamo bestemmiato sta cartuccia spagnola bianca che non si può vedere, che la cosa è, il Neo Sì, Geo bianco, pure quella è una cosa che ha sì. le antipodi. E Cioè il Neo infatti. Geo è bianco, Infatti. su due cose che non... boh. Anche perché io ho visto chi ha visto dei render di chi ha già fatto del Neo Geo bianco con le cartucce nere e fa schifo. Quindi noi abbiamo la multicart Già. bianca e siamo a posto. Se funzionerà, Se se funzionerà. funzionerà. Se funzionerà, Eh, perché un altro dubbio che abbiamo è che adesso stanno rivendendo i giochi e secondo me non sarà così scontato pensare che le multicars andranno sopra, perché secondo me se vogliono vendere i giochi hanno tutto interesse a non farci andare le multicard e l'Everdrive. Poi dopo vedremo, eh. Dopo vedremo se introducono una qualche specie di controllo, di blocco sulle cartucce che riconoscono. Dopo vedremo, ma non si può sapere adesso e quindi non possiamo saperlo. A parte questo, stavo dicendo, no, stavo dicendo che per me, il Neo Geo, quello vero, ha due cose che questo qui non potrà mai avere. Uno è la storia, ovviamente, il valore storico, perché come ho detto già prima, anche soltanto dalla scatola e da quell'indicazione dei max 330 megabit, voi capite che il Neo Geo è nato in un certo contesto, che comunque era una macchina con le palle, con un marketing aggressivo. Quello lì fa parte della sua essenza. Poi dopo uno può anche non piacerli, può dire che era marketing scorretto, dire che era 24 bit, tutte queste cose qua. Però nel concetto di Neo Geo ci sono queste cose. E se tu gli togli quel max 330 megabit, gli togli il fatto che lui si vantava di avere delle cartucce enormi e con molta più memoria. Quindi questa cosa già non potrà mai averla questa riproduzione. E infine il prezzo, perché per me, secondo me, nell'essenza di Neo Geo c'è dentro la macchina, il concetto di macchina inarrivabile per la massa. Se tu invece lo rendi per la massa, non è più Neo Geo, posso dirlo? Cioè, se tutti possono comprarlo, infatti è apparso quel mock-up, l'ho fatto vedere, quella pubblicità fatta con le IA del Neo Geo della Lidl, no? La qualità e il valore per tutti. Cioè, è un po' una presa in giro, perché secondo me, non voglio che la gente mi odia perché te ce l'hai, no. Voglio dire sta cosa, che nel concetto di Neo Geo c'è l'inarrivabilità, c'è comunque una macchina per pochi. È quello l'essenza, no? Cioè, era quello il concetto. E da ma venderla io Giacomo, però perdonami, poi voglio sentire pure che ha da dire Ozzy, assolutamente, che lo vedo ascoltare, però mo mi deve dire anche la sua. Io certo. poi, ecco, quello che stai dicendo è un sentimento
diciamo anche un po' retro del collezionista che magari ha una visione un po' più No, ristretta, ti no, no, io capisco. il mio E è, su è un questo è un esame filosofico del è concetto la delle verità, ma semplici. tu, eh sì, è la verità, ma tu, perciò io parlavo degli americani, tu gli hai tolto lo scettro, gli hai tolto la testa dell'iceberg, gli hai tolto la, la- la- la console con più significato, quella che rende la Eh, collezione che hanno ancora eh, più prestigiosa di quella che è. Non ci sì. dimentichiamo, ragazzi, non sono bot come ha detto Ozzy, ma comunque in Italia anche c'è gente che ha investito centinaia di migliaia di euro in videogiochi. Io non penso che questi signori li abbiano spesi pensando di un domani eventualmente perdere tutto. Anzi, io penso che nella visione di chi fa ancora questo tipo di acquisti, perché c'è gente che continua ancora a comprare, c'è sempre una visione di eventuale Mm, surplus economico, è quello che spinge all'acquisto, non altro, perché certo, magari hanno la stessa certo. console 10 volte. Quindi, vabbè, c'è del commercio, non ci prendiamo in giro, il commercio No, c'è no, su questa roba qui, quindi gli americani stanno tutti esauriti, perché parecchi certo, di loro si stanno facendo i conti in tasca, perché dicono che sta certo, succedendo, che sta succedendo, perché certo. c'è giusto il concetto del collezionismo semplice, fine a se stesso, però c'è sta pure quello che arrivata una certa, compra la console, ci vuole giocare, ha una possibilità economica medio-alta, che io Però poi quello... voglio capire, Sì, 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 no, no, prego, è cioè, vero, è vero, è vero così, però io infatti io l'ho detto che lo comprerei, eh. Non mi piace tanto il fatto di preordinarlo senza sapere delle cose, cioè quello di se io se sapessi già tutto garantito com'è, allora lo comprerei anche, però saperlo, so che adesso c'è questa moda del pre-order su molte cose, non mi piace tanto come cosa, non è... a chi lo dici? E quindi io se lo comprerò lo prenderò più avanti. Adesso ho altre spese, l'ho detto, da fare nella vita. Però mi piacerebbe averlo come macchina da utilizzare per conservare meglio il mio AES originale. Sì, quello sì. Quindi non è che sono contro, sono molto favorevole a queste cose. Però dico che se proprio dobbiamo analizzarlo dal punto di vista del concetto del Neo Geo, va un po' in contraddizione con il Neo Geo originale. E poi ci sono delle modifiche, delle cose che mancano, che mi dispiace non vederle. Non si può pretendere la replica perfetta, però io ho criticato il fatto che se tu mi scrivi replica 1 a 1 e poi mancano quelle cose, mi dà un pochino fastidio. Cioè, replica 1 a 1 a casa mia vuol dire che è la stessa cosa. Adesso non voglio, non tanto l'aro, però anche esternamente mi hai fatto notare che mancava quella scritta e non me ne ero neanche accorto. E ci manca quella Guarda, scritta. quella cosa lì cambia tanto. Poi, boh, ragazzi, queste sono Oh Danilo, tutte Danilo, cose. se non ti piacerà lo provi, poi dopo me lo vendi appena meno, 50 euro in meno te lo Ma compro io. sicuramente io sai che la riflessione che avevo fatto, dico alla peggio il pad lo utilizzo, ma già quel Mm. pad lì Eh, pare una stronzata, però la vedo, non l'avevo notata sta cosa, ci avrei fatto riflessione, sembra una cosa stupida, ma io l'ho preso subito perché la cosa è stata di un impatto fortissimo, questa cosa va detta. Va detto anche che è giusto il tuo discorso per ciò che riguarda il valore della macchina che faceva un po' parte della sua storia e della sua identità, però è anche giusto che si possa acquistare ad una cifra sì. normale, che poi No, non è nemmeno tanto bassa, Giacomo, se ci rifletti, perché no, attenzione, io no, no, non è ribadisco lo basso. stesso discorso, cioè ragazzi, comprare la macchina 700, 800, 1000 euro, d'accordo, uno magari mette un po' da parte i soldi se veramente la vuole comprare e c'è una certa età come me e ce la può fare a comprarla, magari la compra. Il problema sono i giochi, ma senza un Everdrive che ti permetta di giocare almeno una centinaia di titoli per la quale vale la decenza di mettere in mezzo tutta una situazione. Ma Eh che ne sì. va? Quanti di questi qua che comprano la macchina poi compreranno sti titoli a 80 euro? Ragazzi, che 80 euro comunque non sono pochi. La generazione che è abituata ai Game Pass e le cose, 80 cartridge, sì, è fisico, è bello, è grosso, è da No, capire, ma sarà infatti, bello da guardare,
come ho detto a te, cioè, come ho detto anche da altre parti. Adesso, tra l'altro, sto facendo vedere in live la differenza tra il controller rifatto e quello originale. Vedete che No, è manca proprio. diverso, cioè no, è Manca diverso, proprio. ragazzi. Oh. Manca proprio quella scritta lì. Poi sbaglio, no, e forse i pulsanti erano lo stesso colore più violetto, sì, quello sì. Sì, vanno nel violetto i pulsanti. Sì, ok, ok, Vanno poi quello nel ok. violetto. Però volevo dire che comunque, cioè, uno se prende la Ultimate, che adesso la faccio vedere, allora questa scritta manca, la Ultimate che ha 10 giochi, tra l'altro di questi 10 giochi non è che sono tutti belli, perché dei giochi che hanno messo, dov'è che li fa vedere? Li fa vedere qua? Dov'è che li fa vedere? No, aspetta, ah, qua saranno. Ecco, ci abbiamo Metal Slug, Big Tournament Golf che sarebbe Neo Turf Masters. Poi abbiamo Garou Mark of the Wolves, Twinkle Star Sprites. Io questo qui non l'avrei messo. Non è un gioco che ha fatto l'identità del Neo Geo. Non so perché l'hanno messo. Sinceramente, non è un gran gioco. Poolstar. E Poolstar è forse bello. Eh, l'unico puzzle game, magari, è tipo un puzzle sì. game quello lì. Non hanno messo Puzzle Bubble perché la licenza non è di SNK. Ma vabbè, ma di Taito comunque è un'altra. Taito, sì. Poi c'è Poolstar che è bello, però secondo me è più bello Blazing Star. King of Fighter, sì, The King of Fighter 2002 per me è più bello il 98. Shock Troopers è molto bello. Tra l'altro è interessante perché Shock Troopers era solo per MVS, non c'era per AES, il primo. Quindi questa cosa è interessante. È uno dei pochi giochi che non era uscito per AES. Poi questo qua delle auto, che cos'è? Overtop. Sì, Sì, è tipo Drift Out, mi sembra. Sì, poi ecco, esattamente, oggi sì. a me piace più Neo Drift Out, però vabbè. Poi c'è Magician Lord che è bellissimo, un capolavoro. E poi c'è Samurai Showdown, qual è? Lo 5 Special. Io per quanto mi riguarda preferivo il 2, è più iconico. Comunque di questi giochi alcuni li avrei messi un po' diversi. Comunque il problema è che voi comprate la macchina con tutti gli accessori e questi 10 giochi a 899 euro, giusto? Sì. Eh, Il discorso è che, ok, uno dice risparmio, ok, sul loro calcolo. Però se voi prendete un AES come abbiamo fatto di Danilo, con la garanzia e tutto, più la multicart, spendete un po' di più, ma non troppo di più, e avete tutto. Avete tutto il parco titoli, avete la macchina originale con la scatola, quindi comunque non è così poco in realtà il prezzo. Perché voi comunque adesso cioè, la gente oggi è abituata a pagare 15 euro al mese e avere tutti i giochi. Qua pagate 80 euro, avete un gioco, tra l'altro arcade, che non è che vi dura 60 ore come può durarvi un gioco su PlayStation. Cioè, è un gioco arcade, un Metal Slug dura quella 20 minuti, mezz'oretta. È sempre quello. Lo pagate quasi 100, cioè 80 euro comunque. Ma Non lo te so. tralasci una cosa, che il collezionista vuole qualcosa da mettere in vetrina, non ci puoi Quello mettere una ok. multicart in vetrina. Per Quello lo quello ti so. dico, è rivolto a un certo tipo di pubblico, non No, a un utilizzatore come me. allora, a me hanno detto, alcuni mi hanno criticato, ma perché tu invece non consideri che questa macchina la prenderanno anche molti giovani che vogliono giocare sulle TV moderne? Io ho detto, io sinceramente non, cioè, ok, ma non così tanti come vogliono far credere, secondo me, perché comunque hai detto te, il eh, collezionista, cioè, comunque uno la deve conoscere la macchina, non credo che un ragazzo che non sa nulla del Neo Geo lo vede e lo compra, deve essere qualcuno ma, che ci ha ma- avuto a che fare, secondo me. Ma poi Giacomo, con 200 euro attualmente prendi il clone del Mister con meno di 200 euro e cioè non hai solo il Neo Geo, hai tutto lo scibile dei 16 bit, fino, lo sappiamo, fino a Saturn, PlayStation 1, Nintendo 64, che funzionano, quello è veramente uno a Guarda, uno. questo è il mio Cioè, mister, quello è lo faccio il vedere. Mister è da comprare, mica, cioè, se vogliamo, perché questo che cos'è? Non è un Sì, Mister perché non è un FPGA. Però sostanzialmente se dobbiamo metterlo sulla bilancia come se fosse un mister declassato, esatto. cioè che non Io fa le Scusami, stesse cose. perdonami, ma al progetto non ci lavora Fertec? questo qua del. Quindi Fertec, il Quindi, clone, no, no, voglio dire, se chi ha sviluppato il core per Mister Sì, mi lavora anche con Playon a rifare il Neo Geo, io sì. faccio uno più uno e dico, va bene, non è FPGA, ma secondo me quello che hanno fatto, visto che è piuttosto semplice relativamente, dico,
passare dal Verilog a un chip ASIC. Quello che hanno fatto è ASICizzare quello che è Esatto, il core. Quindi alla fine tu dovresti avere esattamente, un chip che fa esattamente quello che fa il Mister. esattamente, esattamente. Sì, Quindi io mi chiedo, soltanto che è nel silicio ed è fatto coi chip. Ecco, avevi ma detto, io ma immagino oggi sarà è un NOC, perfetto. sarà un chip che è la rappresentazione di quel core. Sì, Quindi io mi chiedo, all'atto pratico, quello che tu hai dentro, va bene che non c'è l'FPGA, ma hai un chip in ASIC che si comporta esattamente come il Mister FPGA, che va benissimo. Esattamente. sì, che poi Che E non va ho va benissimo, benissimo. però capito. io mi chiedo, all'atto pratico, l'utilizzatore puro che sono io, che non sono il collezionista, io ho esattamente, sto Esatto. pagando 200-300 euro per comprarmi una macchina per avere la possibilità di prendere in mano una cartuccia e infilarla dentro. Sì, Questo per sto avere, per facendo. avere, Esattamente. per avere la sua estetica e quella possibilità fisica di avere una macchina uguale, è tutta estetica alla Mhm. fine, quello che paghi. Perché io l'ho fatto vedere qua, io quando non uso la macchina originale, quando non voglio rovinare, uso questo qua, tra l'altro c'ho anche l'attacco JAM, me lo metto nel cabinato, quindi gioco anche i giochi Neo Geo nel cabinato col JAM, c'ho il Mister, l'ho pagato, vabbè, l'ho pagato 600 euro sto qua, però c'ho tutto, c'ho anche altri sistemi, c'ho tutto. Quindi, come hai detto te, è tutta una questione collezionistica, un feticcio per Io una manovra, cioè probabilmente è così, ecco. Io preferirei che mi dessero solo la scocca, il pezzo di plastica, e ci metto dentro io il Lo mister e so, penso che più o meno più o esteticamente da meno. fuori dovrebbe essere molto Ma simile. Oppure trovo un Neo Geo distrutto e mi riciclo la scocca, non lo so. infatti io non vedo l'ora che escano i video comparativi tra il core del Mister e questo sistema e vedere, secondo me non Ma cambierà sarà- un Il cavolo. core Secondo me non del cambierà. Mister è a livello fantastico. Io ti giuro, Perfetto, cioè, non, perfetto. non ti saprei dire se dietro c'è, sotto c'è un Mister o un Neo Geo Esatto. vero. Per me non S- può essere Ma il veramente mister, uguale. ragazzi, non ci prendiamo in giro. Il mister, se non hai sta Sto qua il smania Mister, ragazzi. passione di avere la macchina originale, attualmente è imbattibile, Faccio ragazzi. vedere. Ma di che stiamo parlando? La cosa più Cioè, comoda e fra l'altro è solo altro che un upgrade. Se non hai una macchina che è messa a posto, fissata eh, in un certo modo, specialmente Neo Geo, non è che escono esatto. con tutta sta potenza di segnale. No, Qualcuno poi dipende dal modello, io poi non sono un espertissimo, Giacomo più di me, oggi sicuramente molto più di Giacomo e di me, vabbè, però di problematiche ce ne sono, non lo sì. so. Quindi tu col mister già esci, boom, esci già con un Io, segnalone, perfetto. Comodità di utilizzo è essenziale, ma che ti serve di più? Cioè, no, no, che no. serve? Io il Mister me lo metto in questa mega scoccona qua, vabbè. Sto facendo sto lavoro Eh, adesso. Facendo sto lavoro. mister, Comunque io col Mister mi trovo da Dio e quando invece voglio avere il feticcio, il contatto fisico, la sensazione dell'hardware, c'ho l'hardware originale. Io capisco, quindi alla fine, secondo me, tutti sti soldi servono per avere quella sensazione lì, rispetto a un Mister, è quello che cambia. esattamente. Cioè, Sì, per la sostanzialmente... vetrina, secondo me, perché io E voglio vedere anche vetrine, chi lo sì. compra quanto ci gioca, perché io faccio molto prima accendere un mister a Esatto. selezionare un gioco piuttosto che andare a prendere la cartuccia dalla vetrina, aprirla, metterla, eccetera. Esattamente, esattamente. Comunque, se adesso noi leggiamo qua che poi parliamo del discorso mercato, lo dicono, no? Quello che hanno detto, praticamente lo dicono, è alimentato da chip ASIC su licenza, reingegnerizzati da standard moderni per replicare accuratamente il funzionamento hardware e software della macchina originale. Questo sta dicendo. Non è emulazione, non è approssimazione FPGA, ma una reincarnazione vera della console ristampata nel silicio. Questo dicono. Mhm. E ovviamente ha delle migliorie anche perché avrà le funzionalità dell'Unibios di base. Avrà dei deep switch che consentono la modifica della difficoltà, il sangue, quelle cose lì, quelli feature erano già nell'Unibios. Permette l'overclocking della CPU, quindi per evitare rallentamenti, gli slowdown in metaslug, in certi giochi non c'è rallentamenti, esattamente come si faceva su RetroArch, praticamente facendo l'overclocking della CPU. E l'uscita AV
output per il CRT mi sembra un po' poco spiegato male e poco esaustivo, perché dovresti dire se è RGB, dovresti dire se è composita, dovresti dire che cos'è questa uscita, effettivamente. Se hanno detto, ho sentito negli ultimi video di Video Games Esoterica, che è un canale competente, che hanno detto che sarà sia composita che RGB l'uscita, quindi uguale a cosa Immagino di sì, perché il sì, sì, mister esce anche in quella maniera, quindi... sì, sì, esatto. E i deep switch però è interessante, perché questa cosa non so, il mister la può fare, non mi ricordo, non credo di no. Cosa? I deep switch, certo, sì, sì. Anche l'aumento della CPU, l'overclocking lo fa? Non sono sicuro. Io sono sicuro che tu puoi, per esempio, nel Turf Master puoi mettere il deep switch per cambiare la difficoltà. Ok, quello ok. Quello No, sì. no, è sul discorso dell'evitare i rallentamenti, dell'overclocking, che non lo so, perché non ho mai provato sulle Mm, mister. Comunque, se qualcuno lo sa non in te chat lo ce lo so vuol dire. dire. Poi, cosa c'è di interessante? C'è Beh, l'uscita HDMI, ovviamente, perché Come è il un po' mister. e- perché anche questo, appunto, il mister lo faccio vedere anche, cioè non è che c'è problema. Lo fa vedere qua, che c'è la doppia uscita, c'è l'uscita analogica e c'è l'uscita HDMI, lo faccio vedere, sono tutte e due qua, si vedono. C'è l'uscita, vedete, RGB e VGA che poi diventa RGB e l'HDMI sopra, quindi in contemporanea, tra l'altro. Invece questa macchina non lo fa in contemporanea, o fa l'uscita V o fa l'HDMI, non li fa in contemporanea. Il mister le E fa in contemporanea. A il no, me no, mister le fa sì, in esce dalla... contemporanea. il Sì, mister sì, sì, sul ma mister il ha. mister sì, ma non lo farà questo Neo Geo, voglio dire, questo no. È Ah da no? vedere, è da vedere, Ah, sta cosa invece. vedremo, perché non è Eh, eh, questa eh. ecco, questa cosa mi piacerebbe saperla. Bypassa uno scaler per chi vuole magari fare, boh, non lo so. Cioè, Mi, un passaggio te lo salta sta cosa. Cioè, se mi vuoi avere un mi piace- contenuto da giocare, mi piacerebbe saperlo perché, insomma, sapere se fa in contemporanea è un'altra informazione che magari avrebbero dovuto dare perché non è scontata come cosa. Ovviamente la latenza tramite l'HDMI dicono che è molto bassa. E quello Dicono dipende che dalla tua TV. sì, beh, quello sempre. Però di base, per dire, un emulatore c'ha molta più latenza. una minimissima latenza ci sta nel mister, ma minimissima. Beh, un Tu dici FPGA che si comunque. azzera, tu dici che si azzera Ozzy se c'hai che tipo di TV, che tipo di risposta ti deve dare la TV? Senso tu dici che il mister esce senza latenza Allora, beh, Ma sai, io ho RGB? giocato a un CRT, quindi non ti saprei dire. Non ho mai fatto Ci sta, misurazioni. è pochissima, ma c'è. È allora pochissima, Basta che c'è. sia costante, che non mi È passi da costante, 1 a sì, 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 10 e non poi è, ritorno a 2. è costantissima, ma c'è. Giacomo, non so se tu hai mai provato, è proprio leggeri, c'è. Allora, è dipende. proprio leggera, ma c'è. Allora, la latenza dipende anche dal controller, perché su certi controller wireless potrebbero avere un po' di latenza, quindi l'input lag te ne accorgi anche da certi controller, però se il controller è fatto bene è bassissimo. Poi c'è la macchina che se è un emulatore ne ha di più, se è un FPGA come il Mister ne ha pochissima, se è la macchina originale non ne ha. E poi c'è il monitor che se è un CRT di quelli vecchi, quelli tradizionali, non ha latenza. Se è quelli dell'era di mezzo, anche certi CRT avevano del post processing, tipo quei Sony, Mm, quelli a 100 mm, Hz, quelli Sony sì, Wega, quelli lì avevano già dei post processing, quindi erano già digitali per alcune cose. Se usi un LCD, un OLED, quelli lì ce l'ha di più e devi disattivare tutto il post processing possibile, mettere nella modalità game, esattamente, perché sì. altrimenti comunque avrai del ritardo, quindi la TV va impostata nel modo giusto, se ecco. L'ideale è usarlo su CRT, quelli classici, con l'uscita analogica e avere una macchina, questa qui ce l'avrà molto basso, ecco, anche con l'HDMI, speriamo. Poi cosa devo dire? Altre Speriamo. cose... Si poi compra a c'è... scatola chiusa, quindi tocca sperare per forza. Però vedi, tutte queste cose a me dà fastidio perché mi hanno accusato di pessimismo, di rompere i coglioni, quando in realtà secondo me ci vuole un po' di senso critico perché è entusiasmante, è una bellissima cosa, però questo non è che voglio dire che nessuno può permettersi di avere dei dubbi, bisogna avere dei dubbi perché bisogna un attimo pensare, perché comunque il marketing fa la sua parte, ci sono tante cose spiegate un pochino male o comunque non a sufficienza
Ed è normale a primo impatto avere dei dubbi. Dopo uno va lì, approfondisce, chiede, si tranquillizza e capisce meglio le cose. Perché, ripeto, non fanno neanche vedere il retro della macchina. Il retro non viene fatto vedere qua. Non c'è nelle foto. All'USB-C ho visto, da alimentazione. Però Alimentazione USB-C. anche lì altre cose, perché mi hanno detto che la Neo SD Pro richiede un amperaggio maggiore perché assorbe più corrente, quindi un altro dubbio appunto. Questa Quello può Neo essere un SD problema per l'Everdrive, l'alimentazione. l'alimentazione questa qua di questa macchina qua rifatta della S Plus sarà sufficiente a alimentare l'Everdrive? Non lo so, vedremo. Però altro dubbio, no? Cioè, tutte cose, cioè non è che è tutto perfetto, è tutto bello, però uno che se ne È intende chiaro un po'. che non te lo possono certificare con un prodotto non loro, è già tanto che te lo certificano con i prodotti dell'epoca, con le cartucce dell'epoca. Sì, perché un'altra cosa che Esattamente. dobbiamo dire è che le cartucce rifatte per questa macchina andranno sulla IS originale e quelle della IS originale andranno su questa macchina. Questo è sicuro, l'hanno detto, l'hanno garantito. Però ragazzi, è tutto garantito, messo lì. Però anche novembre, ma non è detto che uscirà a novembre, perché abbiamo avuto esperienza con i pre-order che spesso le promesse non vengono mantenute delle tempistiche. Abbiamo fatto la live la scorsa settimana con Danilo sulla Superstation, su quella doc. Abbiamo visto i problemi che ci sono stati di tempistiche e ancora Danilo non ce l'ha. Quindi, Scusami, ma l'azienda Play play On, on, play on. è la stessa, se correggimi se sbaglio, che ha fatto il De Amiga 1200, no? Ha fatto, Esattamente, ha, esattamente, ha E sì. sai fatto il, quante volte è stato rimandato l'Amiga 1200? ha fatto il The Spectrum, ha fatto l'Intellivision Sprint ed è a 1200. Queste qua ha fatto. Io mi ricordo che, no, forse mi confondo con qualcosa, ma il Dea 1200 non era quello che hanno rimandato più e più volte per problemi di licenze con Cloanto? Questo non lo so Possibile? perché non l'ho, però se qualcuno lo sa ce lo dirà comunque nei commenti. Comunque io Io ragazzi magari ho in detto genere. una castroneria, in verità. Allora, Vabbè, comunque questi qua, Giacomo, a livello di infrastrutture non sono comparabili a Taghi Udon. no, no. Li ripetiamo sempre lo stesso, sono 30 di loro che fanno il lavoro che ce ne vorrebbero 200. Questi qua già, secondo me, già hanno le infrastrutture secondo me la macchina esce pure, ma noi dobbiamo capire che c'è. Però il tuo Certo. dubbio è lecito, il tuo dubbio è lecito, dobbiamo capire che ci sta dentro, oltre la macchina nelle cartucce. No, Mm, poi, Dilla no, sta poi io, cosa. no, poi io in Cioè, generale, quando io compro qualcosa, mi piacerebbe vedere cosa c'è dentro. E non sapere cosa c'è dentro, né alla macchina né alle cartucce, non mi dà. Cioè, non è che mi. però sono stati bravi, Giacomo. Allora, fidati, tu hai tutti i dubbi, anzi, quelli che hai sollevato tu non me l'ero in parte sollevato nemmeno io, e tu sai che sono molto attento. Però hanno fatto una cosa che effettivamente era pensabile, ma che è stata fatta nel momento giusto, nel modo Sì, giusto e con tutti i crismi. Cioè, questi sono stati bravi, diciamoci la verità. sì, no, sono Tanto bravi, sì. da a bypassare anche la mia attenzione al particolare, che mi ha fatto ignorare quella cosa che per me ora guardandola è una minuzio, sicuramente, non eccezionale. Comunque è una minuzio, perché io veramente mi aspettavo un prodotto tale e Comunque, quale, pari pari. Michele in chat ha scritto che quella scritta lì ha scritto: sembrerebbe che SNK non abbia messo la scritta per il fatto che i 330 megabit, essendo stati superati nei giochi successivi, hanno scelto di non metterla. Ok, però c'era sulla macchina, cioè lo so anche io che per esempio Garou Mark of the Wolf era a 700 e passa megabit, ok? Perché le cartucce successive hanno aumentato di molto la memoria, però cosa ti devo dire? Nella storia, nelle estetiche di quella macchina c'era quella scritta. È Io come Io l'avrei. mi preoccuperei per altre togli i baffi a cose. Dalì, non dai la stessa faccia, scusami, togli i Io, baffi a l'avrei, Dalì, non io sai c'è la cosa avrei fatto? stessa. Io sai cosa avrei fatto? Avrei conciliato, avrei trovato un compromesso. Avrei messo quella scritta
mettendo la reale quantità massima di megabit. Cioè invece che 330 avrei messo 700 e passa. Ma Giacomo, ma perché sta cosa? Ma perché dovevano fare uguale? Hai detto che hai fatto la riproposizione 1 a 1. Dovevi fare la stessa cosa. Ascoltate, Vai, tanto tutti vai, non li cioè. accontenti, È mettiamoci vero, è vero. No, sull'ordine di però, idea. visto che non l'hanno messa, secondo me, tra il non metterla, se non potevano metterla uguale, e il non metterla era meglio, allora metterla con la Mm, scritta giusta. Cioè, con la quantità esatta, se proprio dovevi distinguerla. Non metterla mi sembra un po', non so, un po' una Può paraculata. darsi che, può darsi che è stata una scelta di proposito per distinguere le due macchine. Sì, potrebbe essere anche Allora, cioè, a quella. parte la parte esteriore, posteriore che è indubbiamente differente. Tra Però, boh, l'altro, dai, poi, però il Neo Geo Gold X ce l'aveva quella scritta lì. O sbaglio? sì, sì, sì. Ce l'aveva, adesso ci guardo. C'aveva la X in più, vabbè, ma quella era fatta di materiali indecenti proprio, No, no, una roba ok, però... abbastanza... No, no, E ce l'aveva. costa di più Ah, il ce Costa di Gold l'aveva. più di X. questo, sì. Ce l'aveva. Ce l'aveva la scritta. Se voi andate a vedere, il Neo Geo Gold X c'aveva la scritta. Io ve l'ho detto, a Piazzola sul Brenta c'era in vendita il Gold X a 500 euro. 500 euro. Puzzona. Io l'ho visto, Ma ho detto, ah, Sta Play On è riuscita a prendere il marchio SNK e sfruttarlo, però non è riuscita, cioè tutte le riproposizioni dei Commodore 64 mini fantastici, cioè, oggetti proprio che hanno tutta una vita loro. E eh lì non sì. sono riusciti a prendere la licenza per sfruttare il nome originale Commodore. Diciamoci pure la verità che l'SNK non è più, ce lo siamo detti Giacomo, non è più quella di, non dico di 20 anni fa, ma non è nemmeno quella di 10 anni fa. Perché poi No, le operazioni commerciali le ha fatte pure lei il Mini, ha fatto il cabinato, si è ha affidata fatto, sempre a terzi. ha fatto l'MVS X, che era il Ha cabinato fatto diverse MVS cosettine. emulazione. Io per dire dell'SNK, dell'SNK ho comprato perché ho l'Evercade, ho tutte le cartucce Neo Geo, funzionano bene. Eh, Tra l'altro le porto anche in fiera, la collection sono fatte bene, però è emulazione su licenza, non è neanche FPGA. Però le ho comprate, costano poco, 20 euro a cartuccia. Mi sono preso le prime tre o tre Metaslug e altro, e ce l'ho perché sono patito di Metaslug e ok. Però almeno è fatta bene. Il Neo Geo X Gold X era un po' una ciofeca, a parte l'estetica che comunque erano plasticazzi, come hai detto te. Alcuni titoli erano emulati male, insomma, una Però portata se non mi decorativa. sbaglio, quello lì era prodotto proprio dalla SNK, cioè non c'era una terza parte che lo No, producesse sì, quello lì. Perciò quello costa ancora. Allora, ragazzi, la differenza sostanziale è anche questa qui. Mo' sì. che l'abbiano esposto nella sede di SNK Japan, che io penso che abbia più un'importanza storica, perché se io non vorrei sbagliare, non ho delle informazioni sicure, magari dico una cazzata. Però so che lì in Giappone ci sono delle aziende statali che fanno parte, insomma, anche della cultura loro. E magari l'SNK esiste ancora economicamente, non so ora che soldi tira su, perché i giochi che fa, non lo so, io non la seguo più. Perché penso faccia ancora dei porting di King of Fighters, roba del genere per le Sì. ultime macchine, ma non è che chissà che faccia. Quindi ora ste licenze, diciamo che non è difficilissimo accaparrarsene. La differenza grossa è che comunque non è una macchina prodotta dall'SNK sostanzialmente, quella è la No. differenza. Speriamo sia fatta bene perché è solo che un piacere se è fatta bene. La, Però la sto facendo la vedere in live, la sto facendo, la vedete, no? Quella che c'è a Ikibare, questa qua. eccola, La vedo. eccola, esattamente. Questa qua, e ci sono anche le No, qui, cartucce. Ci sono anche le qui ho cartucce. notato che ci mancava perché poi quelle grafiche, computer grafiche, animazioni grafiche con cui fanno queste presentazioni, un po' ti fottono perché ti fai fregare dal mood della cosa, dalla musica e magari in particolare ti scappa. Dandola Sì. così nuda e cruda, subito l'ho notata, sai, vedi, il particolare della... cioè è fatto E, e que- bene. sì, e questo invece è il retro che finalmente è fatto vedere, però sul sito dove la compri non lo fanno vedere. Questo è il Non lo fa retro, vedere. che tra l'altro avete notato un'altra differenza che c'ha sopra?
Guarda Danilo, lo vedi in live? Guarda Le, bene, bo- cosa c'ha lì? le bocchette qui Esatto, c'ha dell'aria. delle bocchette da... Sì, perché ho sentito, hanno detto che scalda di più del Neo Geo originale, ci ha fatto ste bocchette dell'aria. Hai visto? Che non Ma ce ci l'ha il Neo sono, Geo. quelle là ci sono, no, no, ce l'ha il Neo Geo, queste qua, le Ah, è bocchette vero, dell'aria. no, Però mi è pare che diverso. È diverso sono qualcos'altro. diverse. Sono Eh. diverse. Sono diverse. Io adesso no, io ho sentito che ha delle bocchette dell'aria in più perché scalda di più. Forse non sono quelle. Io ho sentito che quel videogame esoterica ne ha parlato, ha detto perché scalda di più e ci hanno messo delle bocchette in più. Adesso non riesco a vedere la foto nella sua interezza. Proviamo a vedere sul sito se si vede. È un'altra differenza estetica che c'è. Forse qua si vede, vediamo un po'. Comunque fra un paio di mesi già non ne parla più nessuno, Giacomo. Vai proprio Adesso, rilassato. adesso c'è l'hype, Eh, dopo, sì, fra che un paio poi, di mesi già non ce ne po- frega proprio, po- onestamente. poi Cioè, io ho una domanda, un'altra domanda, un dubbio, no? Quella bianca, che è quella che prenderei io per avere qualcosa di diverso, domanda, la vendono con la cartuccia di Metaslack bianca, con la memory card bianca, col controller bianco, eh. tutto. Però il cavo HDMI è bianco, il cavo di alimentazione è bianco, non si sa. Poi domanda, le cartucce che faranno dopo, le faranno in versione bianca? Perché dopo fa veramente schifo metterci una cartuccia nera sopra. Cioè, È come quello che la... l'inverso, no? Come la cartuccia bianca che è il cesso proprio, guarda lì Sì, quanto è però... brutta Ma, proprio. ma io per quello, ok, però lì è una multi che ci sta. Però uno che compra la versione bianca, dopo le cartucce, cioè anche queste cartucce esistono in versione bianca o è solo un Metaslug del bundle che è bianca? È quello che mi chiedo. No, ma ecco una domanda ti faccio a te. Se tu un gioco originale, diciamo dell'epoca, tipo questo qua, che quanto vale sto gioco qui? Aspetta, Questo aspetta che lo tanto faccio. vale. Aspetta che lo mostro in live. Ecco, ecco, lo sto mostrando. Fallo vedere. Quanto vale questo? Tanto vale 75 euro in buone condizioni, così, col Sì. libretto. È uno degli esempi Neo Geo che vale 80 euro. Tanto vale. Quale ti Sì. compri? Questo o quello rifatto, quello Ah, nuovo? io quello lì. Se devo pagarlo uguale, compro quello lì. Ma poi ci vogliamo capire, cioè, oggi, ma secondo te in queste cartucce che ci sarà lì? Dove le EPROM, diciamo, che pare che siano andate un po' in Non te disuso? lo so dire perché non Eh, so cosa c'è dentro le cartucce di Neo Geo. Dubito che siano soltanto EPROM. Ma Da è quel che sparito. so, Neo Geo all'interno aveva del custom hardware anche all'interno delle cartucce e lì devi rimetterci un qualcosa che riproduce Ma è la sparito. logica. Sei sparito, Danilo. Ah, ok, è tornato. Aiuto. È crashato. Ah no, voi è sparito. Ci sei? Pronto? sì, sì, ci sono ragazzi, non so che è potuto succedere, Ah, c'è stata no, una comunque, disattenzione qui sulla... comunque il Neo Geo, cioè quello che distingue a livello hardware è che le cartucce stesso, buona parte cioè quello che distingue il Neo Geo dalle altre macchine 16 bit è il chipset grafico che è nelle cartucce praticamente, perché ogni cartuccia ha la sua roba, è quello che faceva la differenza in termini di sprite, Perché se no 80 euro una EPROM, se mi permette, anche se ha il suo chassis bellino, ma una EPROM da AliExpress, porca miseria, non costa 80 euro. Comunque sia, è un mini Everdrive praticamente quella cartuccia, mi Esatto, aspetto che sia esatto, qualcosa del esatto. genere. Comunque, E quindi ci sono tanti dubbi, soprattutto anche sui giochi. Poi un'altra cosa, non fanno vedere i manuali. C'è scritto col manuale, ma il manuale di sti giochi sarà uguale a quelli originali? Sarà un fogliettino buttato lì? Cioè, c'è scritto che ha il manuale. Ho capito, ma come è fatto sto manuale? Non c'è neanche una foto dei manuali dei giochi. Se voi andate sui giochi, non c'è la foto del manuale. C'è la foto della scatola, c'è la foto della cartuccia, ma non dei manuali. E comunque la te gente... parli da collezionista, hai detto di non esserlo, ma i collezionisti guardano esattamente, ma com'è il colore della Ma cartuccia, allora, ma c'è il manuale. il discorso è che se tu compri della roba fisica e dicono che è una replica 1 a 1, io divento cioè divento uno che esige. Questo è vero, il concetto è Replica quello. 1 a Se no, 1 è se no,
Se no c'è Aperta questo, anche... se no c'è questo, se no mi compro le cartucce Evercade senza avere la pretesa che sia una roba replica. Però se tu mi scrivi replica 1-1, io insomma sono un po' esigente, ecco. O almeno voglio sapere cosa compro. Cioè, è quello che mi dà fastidio. Cioè, non è che dico che debba essere uguale, però almeno fammi vedere la foto di sto manuale Allora, com'è. No, non c'è neanche la sul foto. sapere cosa compro, io in linea di massima sono d'accordo, difficilmente compro qualcosa al buio come in questo caso. Se lo faccio, e l'ho fatto qualche volta, è per supportare un creatore. Per esempio, c'è Hotego che fa i core su Mister che sono fantastici, a lui glieli darei i soldi sulla promessa che mi fa il prossimo core fantastico arcade. Sì, Perché? Perché lui ha una reputazione tale che io sono contento di sostenerlo. certo, Se certo, certo. c'è di mezzo Fairtech qui, io l'unico motivo per cui potrei comprare oggi questo apparecchio è perché c'è quel nome che ha una reputazione grossa. Poi ti dico la verità, io sono un amighista, io le Amiga clone non le ho mai comprate, ti dico la verità. E quando sono uscite le Amiga clone, i prezzi dell'Amiga sono continuati a salire lo stesso. Se ne sono proprio sbattuti del fatto che il Mister lo emula benissimo l'Amiga. E io mi immagino che andrà un po' così anche per il Neo Geo. Immagino, non lo so. Esatto. Però effettivamente il prezzo di 200 euro è molto aggressivo. Questo Quello bisogna... È sì. fatto bene, è aggressivissimo, è aggressivo, è fatto bene. Ragazzi hanno fatto un'operazione commerciale con i controfiocchi. No, dal Poi punto di vista ovviamente, commerciale... e poi Eh, ovviamente ci hanno messo Se me pure sta. l'avessero messo 400, io già inizio a dire, ma sa che faccio uno sforzo, mi prendo l'originale. Ma per 200, ma io, ragazzi, è uno Esattamente. sfizio. Ci casco, ci Ragazzi, sta che ci è casco. quello, è quello, oggi la verità è quella lì, però loro lo sai che hanno fatto, è come è buona abitudine nel commercio in questi settori qui. Ti partono con quello lì più economico, che poi costa 200 euro, che poi è quello che ho preso io, anche per una questione di estetica, perché io poi sono curioso di vedere le vere differenze che ci sono con lo stesso originale. Il fatto di aver buttato sti fuochi d'artificio con questa versione bianca, che a mio parere è inguardabile, però immagino sia proprio una sensazione strettamente Ma mia e di pochissime altre persone. Loro ti spingono a prendere quello lì perché tu pensi che l'affare lo fai lì e in effetti è lì che fai l'affare perché tu con 200 euro ti prendi la console nera e il joystick. E il Stop. joystick da solo, a Con il comprarlo oggi su cavo. eBay, ci arrivi a C'è 200 euro, 130, però vedi già lì è da capire. Poi diciamoci la verità, ragazzi, poi del Neo Geo si può parlare benissimo, però già io il joystick originale del Neo Geo non è da annoverare tra i migliori che no, ci no. sono. Comunque è l'arcade stick comunque, giusto? Non è il joystick, è il polpad, è L'arcade proprio sì, l'arcade stick. l'arcade sì, Co- non co- è, non è tra i comunque, migliori. comunque un'altra cosa, un altro dubbio che io ho, cioè, insomma, che non si sa, questa uscita HDMI, HDMI, no? Sarà in 4 terzi la risoluzione? Spero di sì. E per Poi, forza che fai scratch poi lì, che che fai? risoluzione ha? Che risoluzione ha? 1080? Cioè, che risoluzione avrà? Lì è poi da 4K, 1080, capire, 720? Poi, da cioè, il capire. refresh rate qual è? Cioè, ci sono tante cose che non vengono... Come la porta AV non viene spiegata, perché se è una replica 1 a 1, anche lì, esce in RGB e composito, però l'RGB di base, con cui il Neo Geo usciva, faceva schifo come qualità. Quindi... Esattamente. Quindi allora, è una replica però col miglioramento del bypass RGB? Cioè, non E è quello specificato nulla. sarebbe, Cioè, ma lì sarebbe da aspettarselo per forza, lì deve veramente, è lì la curiosità, perché l'ho è preso? lì la curiosità, è lì la curiosità. Io devo Infatti, vedere come esce in RGB, ragazzi, perché se questi hanno perché, fatto un lavoro buono in RGB, spaccano tutto. perché Perché l'AES, la differenza tra la qualità RGB dell'MVS e dell'AES è mostruosa. Un AES fa schifo di base come RGB, eh.
rispetto all'MVS. Quando ci fai il bypass diventa una cosa bellissima, ma di base è molto peggio la qualità video dell'AES rispetto all'MVS. E quindi mi chiedo, questa replica 1-1 perché se hanno replicato, cioè, almeno che abbiano messo la miglioria del bypass, perché lì non c'è scritto. Non c'è scritto. Mi Vabbè, ma le aspetto che informazioni facciano un sono buon poche. lavoro. Speriamo però, ripeto, il concetto che infatti vedo sotto il video di Bob, Retro Bob, quello che è un competente, dicono è normale essere un po' cauti, peccato che io che ho osato avere sti dubbi, alcuni mi hanno detto che ho ragione, ma molti mi hanno detto che sono troppo pessimista, faranno un lavoro sicuramente perfetto, non c'è Vabbè, dubbio che ma sarà essere perfetto. pessimisti non è mica un crimine, porca No, perché miseria. io preferisco essere pessimista, perché se poi è tutto bello, è meglio. Invece quando tu sei ottimista al massimo e poi va male qualcosa, è peggio. Quindi io preferisco essere un po' più cauto all'inizio. Poi se viene tutto bene, meglio. È solo da star meglio, no? Ecco, tra l'altro, parlando di Furtek, hanno scritto Furtek ha cancellato il suo tweet riguardando il suo lavoro usato per l'IS Plus, dicendo c'è troppa vaghezza e troppe questioni ancora non risposte per me per mettere soldi su questo, per investire soldi. Ha detto così. Quindi non lo so. Ah, se non Sinceramente c'è non lo so. nemmeno lui dietro, boh. No, Anche perché hanno detto che è c'era l'unico... dietro. Hanno detto che Io ho c'era capito dietro, che c'era però... dietro. No, hanno detto che c'era dietro, però lui ha cancellato poi il tweet. Dove ha detto che c'era dietro, quindi non lo so che cavolo è successo. Non lo so, non lo so. Questa cosa è Comunque, interessante. questa azienda sarebbe la prima macchina real hardware, real ASIC, perché tutti gli altri sono emulation box, quindi questa è una cosa Esattamente. un po' strana, che cioè passi da fare le Amiga Mini a un progetto del genere, così su due piedi, beh, perché non l'hai fatto anche per l'Amiga? Tanto c'è anche l'Amiga al 68.000 dentro. Non lo Esatto. so. Guarda, Comunque, non vorrei errare, pare questa A1200 che stanno progettando, che hanno progettato loro, perché c'è anche lì il pre-order. Pare deve uscire tipo a giugno, dovrebbe sì. uscire. Però non so, mi pare, lì non vorrei sbagliarmi. Oggi, se non mi sbaglio, lì pure hanno fatto una roba, non di emulazione, ma pare con schede anche lì. Non vorrei Che sbagliarmi. io Può darsi sappia, di più. lì c'è una specie di Raspberry che emula Ah, ok, l'Amiga. no, no, sicuramente sei Che meglio io perché... sappia, eh, però eh. anche perché gli unici modi per avere l'Amiga che io sappia oggi in FPGA sono il Mister e la Vampire. Mm, Non penso che ci siano altri modi. mm. Oppure c'è, sì, forse qualche altro progetto, cioè, ma insomma i due più grossi sono questi. Eh, ripeto, Allora, scusate, devo rispondere in chat a Matteo che dice il mio AES aveva la stessa qualità dell'MVS e dell'RGB. Allora, sì, perché ci sono alcune revisioni dell'AES Eh, che hanno una qualità video migliore, però ci sono molte revisioni, soprattutto dalla 3 alla 6, che hanno una qualità video output terribile e quindi devi fare il bypass, quindi dipende dal modello e anche l'audio, ci sono alcune versioni di AES che hanno un audio terribile, tra l'altro l'audio dell'AES di base è mono, un'altra cosa che non abbiamo detto, l'AES di base ha un audio mono, quindi questo AES Plus avrà l'audio output in stereo o sarà mono come l'AES originale? Io penso che sarà stereo, quindi è per quello che io ero molto dubbioso su quel concetto di replica 1-1, perché c'erano tante cose che ho detto, ma nel 2026 fare una macchina che ha l'audio mono, fare una macchina che ha l'uscita composito o RGB, cioè c'erano tante cose che non mi tornavano. Non lo sappiamo, ragazzi, dobbiamo affidarci a loro, ecco. Scusate se vi ho interrotto, però devo dire sta cosa. cioè, secondo me bisogna un pochino togliersi dalla testa che questa sia un continuo della catena di produzione dei bei tempi che hanno Sì, ripreso a fare i Esattamente, Neo. come, Perché per come l'ha messo il esattamente. marketing
a impatto viene da pensare, oh, hanno riniziato a fare l'AES. Neo E Geo. invece non è così e non Benissimo, può sì. essere così per tanti motivi. Ma Esatto. Però il progetto può essere ottimo lo stesso, però oggi non puoi presentare un qualcosa con un composito in audio mono, dai. No, 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 no. Adesso sto facendo vedere il trailer mentre parliamo, lo sto facendo rivedere. il ritorno Ecco, della legge, vedi, cioè, allora, loro hanno fatto È un buon figo. lavoro qui, qui hanno vinto. Ragazzi, ma diciamoci la verità, è tutto questo. Vedi come fai, non lo noto talmente che è stato fatto bene sto coso, che ignori anche quella cosa però lì hai visto che anche nel trailer non si vede il retro, si vede soltanto nella versione bianca dopo, ma è bianca sfumato. per Per un un istante è istante. sfumato, sì, sì, è Per un vero, è istante. vero. Dicevo, sì. Giacomo, Comunque, ma la scatola, quella lì con 10 giochi, la console, ecco, conoscendo il peso medio dei giochi del Neo Geo e il peso della console, lo scatola, secondo te quanto dovrebbe pesare quella cosa lì? Quanto dovrebbe pesare? abbastanza. Abbastanza. Infatti un altro dubbio che Danilo mi ha fatto vedere è: le cartucce e la console peseranno come l'originale o saranno molto più Eh, leggere? o ci metteranno il pezzettino di alluminio come fecero Per appe- nel Commodore Mini per Perché? Prima appesantirlo un a poco. novembre. Perché? Perché, come ha detto Danilo, questa roba dava anche un senso di valore perché pesava. Un Eh, Neo Geo che è leggero, eh, cioè, allora, un conto è il Gold che è un emulatore e vabbè, però una macchina che ha, lasciatemi passare il termine, la pretesa, un po' anche l'arroganza di essere una replica 1 a 1, se poi è leggera, e anche le cartucce sono leggere, che sono molto leggere, scricchiola un po' la cosa, cioè, eh, secondo la, la- me, poi, oh, la macchina di per sé nell'originale non è pesantissima, però le cartucce lì secondo me mi casca. Se non sono le due schede, allora potrebbero essere tranquillamente delle cartucce con delle EPROM fake sopra e che ne so, delle chip centrale con la memoria FPGA che lo fa funzionare come semplicemente con una memoria interna e delle EPROM fake, che poi a prescindere da tutto non credo ci sia disponibilità di averne di nuova generazione, oppure di vecchia generazione di programmarle. Non credo ci siano i tempi utili per farlo. Quindi diciamo già il discorso della cartuccia nel contenuto della stessa, già lì un poco differisce perché poi è un po' quello che mantiene il discorso Neo Geo, l'esclusività del Neo Geo alta, l'abbiamo detto, la macchina sì, ma quello che poi fa diventare il Neo Geo l'oggetto del desiderio è la cartuccia. La cartuccia è quello che dicevamo prima, è quello che vogliamo mettere nel mobiletto ad ante trasparenti per farlo vedere sì. dall'esterno, per darci quel senso di essere appagati e per saziare anche un po' quell'ego che fa parte che appartiene a chi, diciamo, tratta queste cose Anche, con anche per, un'importanza che magari non è Anche perché, giustificata. anche perché Eh, avere una cartuccia grossa, che era la più grossa dell'epoca che c'era, ma averla eh. leggera fa un po' ridere. Cioè, No, lì ci sarebbe la differenza, lì ti rompi proprio, dice, ti cade cioè, tutto, quella cartuccia ti cade tutto. era enorme e pesante perché aveva dentro un casino di roba per l'epoca, perché non c'era modo che Io ad farla grossa occhio, così. secondo me peserà 400 grammi una cartuccia del genere, mo vediamo, che sfizi. Vedremo quando esce. Comunque, all'epoca, una cosa che molti si dimenticano, che il Neo Geo aveva scusatemi, lo slide del Scusate. volume perché aveva la porta cuffie davanti e qua era in stereo, ma dietro era solo mono, esattamente con l'MVS. Invece davanti avevate un po' come il Mega Drive, che anche lui aveva lo slider del volume Eh sì. e aveva lo stereo solo dall'entrata cuffie davanti, di dietro era mono, anche il primo Mega Drive era così. Quindi, comunque, vedete dalla pubblicità, dal trailer, che si vede il retro, però è molto sfumato e non si vede bene. Ecco, boh. E comunque hanno detto anche che 330 megabit erano un'esclusiva di marketing all'uscita del Neo Geo. Poi sono stati superati. Beh, ho capito, non hanno voluto metterla scritta, l'abbiamo già detto prima. Basta, io direi che. Allora,
Allora, Devo Non scusami, abbiamo già. detto se le cartucce sono vendibili separatamente, È che è la vero, parte... anche questa Sì, le cosa. venderanno separate, sì, le vendono ragazzi separatamente, si possono comprare anche solo le cartucce dal sito. Comunque già una cartuccia del Neo Geo pesa 690 grammi. Sì, No, il peso medio di una cartuccia Neo Geo scatolata è 690 grammi. Quindi si parte da... Che è caduto? Io? no, ho No, no, tolto è io, chiuso lo stream. ho tolto lo stream Ah, del... allora, quindi partiamo da 10 cartucce che sono circa 7 kg di cartucce, dovrebbero Figa. essere 7 kg di, 7 kg di cartucce, più penso almeno un altro paio di chili, 2-3 kg di Neo Geo, più joystick, ecco, facciamo 3 kg e mezzo, Vabbè, la dovrebbe essere una logistica non è un confezione. problema. La logistica sui 10 kg, sui 10 kg va bene, un pacco da 10 kg. Insegnano gli Avrebbero, Arcade One Up, quindi voglio dire... È vero, è vero, è vero, è vero. No, avrebbero però era la potuto, curiosità. avrebbero potuto mettere Giga Power, dice Matteo. Ma perché toglierlo, ragazzi? Non è avrebbero potuto mettere, perché l'hanno tolto? Non è una mancanza il fatto che poi l'abbiano superato. Cioè, la macchina originale la presentava quella scritta lì, perché la togli? Esatto. No, Hai e poi è... riproposto la macchina, deve essere a riproduzione 1 a 1. Se c'era scritto Max 330 Meg Gear Patch, No, ma non ce perché... ne la devi la Ma poi... rimettere perché nella macchina c'è stava, perché la togli? No, ma poi... A togliere sono bravi, a togliere sono tutti bravi. Eh Ecco, sì, e poi a mettere il problema è quello lì. Però vabbè, ragazzi, sono cose da collezionisti, ok, quello che volete, però era l'essenza, cioè nel senso la sua caratteristica anche estetica, poi e c'era anche nel BIOS più che altro, proprio nel BIOS appariva, si no, e vedeva. dovrebbe apparire ancora, scusami, se cambiano pure il BIOS, allora è un'altra macchina proprio. È la macchina uguale, ma è Che un'altra poi cosa. anche il BIOS adesso sarò nostalgico, però il BIOS lo sapete com'è il BIOS d'avvio originale della macchina? C'è sta scritto, lì Che c'è sta si, scritto, quindi l'hanno tolto pure lì. no, no, che sai che poi c'è la scritta e poi si glitcha, sai tutti i colori e Eh, poi eh. perché noi abbiamo l'Unibios e non fa così, appare un'altra, però quella originale c'è quel momento che si glitcha, no? Prima del logo, fa quel, lo posso anche far vedere, comunque è quello. La domanda, lo farà quell'effetto lì? Sarà replicato anche quello? Boh, non lo so. Se ha l'Unibios, no. Se è Magari puoi l'Unibios no. configurarglielo il Però se tu BIOS. mi metti ancora replica 1-1 del funzionamento hardware, io ti dico, il suo BIOS faceva quell'effetto lì. Non lo so, ragazzi. Tutti i dubbi però che mi vengono e comunque dice che concorda in pieno, Matteo. Io direi, ragazzi, per chiudere, parliamo della questione della questione mercato, il casino che sta succedendo, dei prezzi, sta roba che questa cosa, se funzionerà bene, causerà. Parliamo un attimo 10 minuti di questo discorso, poi possiamo anche chiudere. Intendi Perché dire l'andamento, le quotazioni al Nasdaq del Neo Geo cioè, AES e cartucce? perché Esattamente. c'è gente che abbiamo detto prima, molti sperano, credono che l'uscita di questa macchina farà abbassare i prezzi della roba ES. Secondo me no. Secondo me no. E anzi, potrebbe suscitare ancora più interesse, quindi i prezzi potrebbero anche aumentare della roba originale, diciamo. Potrebbe anche aumentare. Non lo so. Però scusami Giacomo, allora questo no è The Dark Side of the Moon, d'accordo? Sì, sì, dei Pink Floyd. Hanno fatte non so quante riedizioni di questo disco qui. Io ma non sono un espertissimo, però penso che tra la prima originale versione e questa qui, che sarà una ristampa, una delle tante ristampe che hanno fatto, come packaging la differenza sia, spero di non dire cazzate, sia veramente minima. Ora questo gira sul giradischi, si sente lo stesso, il disco è il medesimo, Sì, d'accordo? Il discorso dei giochi è diverso, la console è bypassabile, il discorso dei giochi è un po' diverso, perché lì non ci sarà l'esigenza, vedi Pulsar, questo che hanno messo al mm, lancio, è un titolo che ci vogliono mediamente su più di 2000 euro per prenderlo originale. sì, Quindi è un po' uno smacco, se devi fare anche questo discorso qui, perché c'è chi fa anche questo discorso, ma che sia giustificabile o non sia giustificabile, c'è gente che ragiona anche con questo metro.
Dice che cosa succederà quando dalla richiesta che avevo di Pulsar, di un potenziale acquirente che magari aveva messo i soldi da parte e se lo voleva comprare, e che ora sotto al naso ha una eventuale possibilità di Sì, acquistarlo a 80 euro, con la stessa forma, la stessa confezione, anzi è pure nuovo. sì. Beh, se dentro ci fanno un bel lavoro, ragazzi, e la cartuccia è presentabile ed è appagante, perché poi è quello, il discorso del peso che abbiamo fatto prima è stupido, Sì. però fa parte anche un po' del... Se è appagante la cartuccia, ragazzi, il problema saranno i giochi, non sarà la macchina. Il Esatto, mercato poi... saranno i giochi il problema alla fine. Sì, io se voglio giocare a Street Hoop, per esempio, cosa devo fare? Devo comprarmi quello da 200 euro e poi vado a cercarmi su eBay la cartuccia di Street Hoop? Adesso no, Allora, eh, eh, lo che so, si fa? infatti, Cioè, allora vado a spendere migliaia di euro? lo so. Cioè, se il gioco non è in capito. catalogo e non me lo rifai, io comunque sia sono in mano agli Ma infatti, scalpers di eBay. ma infatti, ma anche poi adesso, tra l'altro, sono già passi degli scalpers che vabbè, della versione bianca, già 800 euro si vede su eBay, vabbè. A parte quello, Vabbè, va. però sul discorso dei giochi è la cosa più critica perché, ripeto, ci sono questi 10 titoli, però se uno vuole conoscere la macchina deve inevitabilmente... Cioè, se uno vuole conoscere la macchina deve avere, secondo me, i titoli iconici per Neo Geo sono più o meno una ventina, quelli veramente buoni. E però se uno fa i conti di 20 titoli, cioè comunque sono quasi 2000 euro tra una cosa e l'altra, non lo Giacomo, ma so. non ce la fai 20 titoli in Neo Geo? E pensi Non che ce la siano fai. una ventina, No, ma no, ma no, sono di più, no, sono ma di più. per ridurre all'osso proprio, però in realtà sono di più, forse Ridurre anche 30. all'osso mi trovo, ridurre all'osso mi trovo, ma secondo me 20 titoli non hai capito, cioè non la sfrutti per niente. No, 20 no. titoli. No, però Eh, era per essere ottimista. Secondo me Beh, almeno 3. comunque sono soldi, perciò dicevo, poi si deve capire chi comunque Eh, riuscirà a spendere anche quella cifra che apparentemente rispetto ai prezzi originali, cioè il loro gioco è stato pure questo, ragazzi, perché di proporre una macchina che attualmente ha delle valutazioni che sono in parte ingiustificate, perché insomma è una macchina che ha mantenuto il cioè, prezzo, poi perché una cioè, delle poche macchine che ha mantenuto... adesso siamo realisti. Io so che molta gente lo comprerà per i vari King of Fighters e per i vari Metal Slug. Però tu cosa fai? Compri una macchina, una console solo per giocare a quelli? No, Cioè, non ha senso, se non la è che può fare compri, sta se cosa. la compri, vuoi conoscere la libreria di quella macchina. Allora a sto punto le cartucce minime che dovrai avere per conoscere bene la libreria sarà forse una quarantina. Comunque, se sono 160 i titoli, cioè, e quindi comunque l'investimento è importante perché se la prendi soltanto per avere i Metal Slug o i King of Fighter, avere una decina di cartucce, secondo me c'erano soluzioni ben più economiche. Ma Cioè, voglio giochi ormai dire. questa roba qui la giochi con tutto, ragazzi. Poi la verità è quella lì, cioè, Cioè, poi ti prendi un MVS consolizzata che le vendono con il case dell'AES, le vendono. esattamente funzionano una Vendono, bomba, funziona. vendono le MVS, ci sono in vendita a 200-300 euro, la stessa cifra. Esattamente. MVS consolizzate con la scocca dell'AES, le vendevano anche su AliExpress. E c'hai la stessa sensazione, però c'hai una macchina originale e trovi anche le cartucce magari anche a meno. Oppure ci metti la 161 in uno classica e sei già a posto. Ma lo sai che questa cosa non l'abbiamo Adesso, menzionata, ma adesso la faccio vedere perché mi è eh, venuta in mente. Perché esistono quelle quelle cose lì? sono belline, hanno la stessa forma, anche lì che cosa cambia? Le scritte sopra. Cambia qualcosa nelle scritte, poi addirittura ne ho viste invece delle varianti dove veramente erano proprio uguali. Adesso ve la faccio vedere perché so che esistono. La volevo comprare prima, però dopo ho preso la ES. Perché io avevo un MVS. Io avevo questa qua. Guardate, io avevo questa. La vedete? Ci mette un po' perché è un po' in ritardo. La vedete nella Io la trasmissione? vedo, sì, sì. Sì, sì, Io, sì, 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 sì. io avevo questa. Fino all'anno scorso avevo questa. Avevo la Multicar 161 in 1, quella classica, la versione 3, quella blu. Avevo quella e giocavo con questa in RGB. Perché questa qui c'ha le due porta controller. C'ha l'Unibios. C'ha l'RGB fantastico. Ha l'alimentazione europea. C'ha tutto. C'ha anche, vabbè, questa illuminazione. Questo, ecco, vedi, qui la usa con quella gialla, vabbè.
e c'ha tutto però questa non ha la forma della S, ma io vi assicuro che esistono anche le MVS consolizzate con la scocca della S. Forse l'avevo visto su AliExpress, adesso guardo se la vedo. Aspettate, faccio vedere, perché questa qua è un'opzione che nessuno considera. E mi sa che è questa qua. Eh sì, questa qua. Che tra l'altro c'è anche l'uscita component. E questa qua, guardate, ne parla anche Retro RGB. MVS nel guscio. Esattamente, Questa esattamente, qua, questa qua. esattamente. Guardate, c'ha anche, vedete Già dentro. esisteva, già Già esisteva, esiste, già guardate. esisteva. C'ha dietro, va bene, l'alimentazione, l'RGB, l'S video, il component. Addirittura, chi è che si è iscritto? Non ho visto che si è iscritto. Scusatemi, ma non avevo abilitato. Mazzo, grazie Mazzo per esserti iscritto, ma non ho letto bene il nome. No, vedete, questa qui, tra l'altro, c'aveva, è anche una super gun, perché vedete, c'ha Jamma e MVS. Cioè, praticamente, vedete che dietro c'è scritto Jamma in, nella Sì, scocca? deve essere fatta Questa, bene proprio. questa qua io l'avevo, era un MV, non l'avevo di questa forma, ma era un MVS consolizzata che andava da MVS, ma se tu schiacciavi un pulsantino, aveva il pettine Jamma che usciva e ci potevi usare le altre schede arcade in Jamma. Tutto nella stessa macchina. E voi la pagate quei 100 euro in più, perché la pagate sui 300-400, ma avete tutte le uscite video, avete già una macchina originale, la scheda dentro è un MVS originale. Questa qua. Ed è una macchina bellissima. E poi un'altra cosa, scusami Giacomo, ci siamo dimenticati di una cosa che anche fa una grandissima differenza. Dimmi. Se aprite le macchine Neo Geo, forse anche in questa qui, probabilmente sicuramente, c'è scritto Made in Japan. Ah, è vero. Queste qua che arriveranno, c'è scritto perché erano fatte in Giappone. Queste qua che arriveranno, come ci sarà scritto? Ah, non lo so, sì, è vero. Non lo so. Made in Cina, Non lo so. Singapore, Non lo chissà che so. roba sarà. UK. Comunque, vedete qua, comunque esistevano già ste cose, ragazzi, quindi cioè, nessuno se lo ricorda, ma ci sono anche queste opzioni qua. Ecco. Giacomo, la migliore scelta, secondo me, rimane se sei tipo come oggi, per esempio la scatola gli può interessare relativamente, magari ci vuole giocare, e non Sì, cerca nemmeno tutta sta perfezione estetica della macchina. La compri loose, la compri con un minimo di garanzia, secondo me non vai oltre i 550 euro. La compri da esatto. Daniele, tanto spendi proprio largo 600 euro con un Esatto. anno di garanzia ed una console che comunque loose, però già con tutti i lavori fatti sopra, con un'uscita RGB da sballo che quando la vedi dici, ma sto nella lampada No, no. abbronzante, è Esatto. più una cartuccia Everdrive, nella migliore delle ipotesi questa qua, senza Spagnola. dare i soldi a Terra Onion, diamoli ai simpaticoni spagnoli, facciamo 4,50, nel 1000 euro che ha speso quello che si è comprato questo qui nuova generazione con 10 cartucce. Quanto viene quella No, là? 8,99, 7,99, quanto viene? quale? La La versione ultima. top Ah, no, Ultimate. 8. 8,99. 900 euro, con 100 euro in più del prendi uno originale con Esatto. una Secondo soluzione me Everdrive per tutti i giochi. Secondo me prenderla loose, loose come hai detto tu, con quelle migliori e tutto, secondo me se uno non è un collezionista, non ha il feticcio della E scatola, è la giochi a cosa migliore. tutto, e giochi a tutto, e Esatto, e dalla giochi a macchina tutto. originale A tutto. E è giochi a top. A tutto. meno Perché che perché la differenza di prezzo la fa la scatola. Se la scatola non ti interessa, risparmi un bel po'. sì, ma poi diciamoci la verità, ragazzi, un'altra verità, si vuole fare quello che le vuole mettere nella vetrina, ma comunque rimani non vorrei dirlo perché mi pare una stronzata, però io penso che a certi livelli questa è una nicchia. Ragazzi, parliamoci la verità, ma ne parliamo con tanto fervore, ma comunque c'è tanta gente che ne parla, ma comunque rimane una nicchia. Cioè, il Sì. videogioco, la cosa è comunque una roba ristretta rispetto agli interessi più grandi che ci Sì, sono sì, sì, generici sì, 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 sì. nel mondo in generale. Secondo me è una nicchia E in espansione in comunque. espansione, quello sicuramente, però lì, scusami, aspetta, è sempre un vorrei ma non posso, fratello. Che stai sempre comprando una cartuccia che costa 80 euro ed è una riproposizione. Tu le puoi saranno pure uguali, quello che vuoi tu, ma non è la stessa cosa.
Quindi che cosa ci devi fare? Te devi Cioè, guardare e non ci io vuoi vorrei. giocare? Io adesso vorrei essere onesto. Adesso vorrei che ognuno guardasse. Allora, adesso voglio rivolgermi al pubblico, no? Secondo voi la soddisfazione. Perché, allora, chi compra questo AS Plus, abbiamo detto, è perché ha il feticcio comunque di avere in mano qualcosa di fisico, no? Che, allora, secondo voi. Cioè, vi dà più, se voi poteste, avreste più soddisfazione avere quello originale o qui? Ovviamente l'originale. Quindi, come hai detto te, vorrei ma non posso. Cioè, comunque avrete sempre in mano non è che vi fa sentire persone migliori il poterla avere quella lì e dire "Oh, che bello, adesso posso perculare quelli che hanno l'originale perché anch'io ce l'ho". Non è la stessa cosa, sono due mercati, sono due cose diverse comunque, lo saranno sempre. Ecco. Io E anche perché fa parte. ho l'impressione che chi compra la S Plus sia già possessore delle AS. O come Questo sì, 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 ma in No, effetti però quella è una battaglia. Però ho visto che c'è gente che Sì. c'è gente che ha questa voglia di rivalsa, che la vuol comprare soltanto per andare in mezzo a quelli grossi che ce l'hanno e dire anch'io ce l'ho. No, ti prendono per il culo, perché quella lì comunque non avrà mai lo stesso valore dell'originale. Quindi sei un È illuso. triste triste quello che sta dicendo Giacomo, sembra una roba un po' romanzata, Eh, però è no, perché io vero, ho visto gente, specialmente. ho sentito gente che la ragiona così, ho detto finalmente Ma potrò gente andare in pure, giro. Giacomo, gente pure adulta, cioè, mi sono No, no, letto un adulta. po' di forum e cose, e poi io tiro sempre in mezzo agli americani, ragazzi, non mi dite niente, però io comunque da quel punto di vista là, per la lettura me la vado a fare. Ma si è creato proprio il caso, c'è gente che sta accusando in modo particolare, sia da un lato che dall'altro, una cosa che non ha Certo. proprio senso, non ha Oh, proprio senso. ragazzi, ve lo Perciò ti ho ripeto, detto, è nascosto. questa ha fatto la storia, questa è storia, l'altra è una riproposizione, ma questa è la storia, poi sono due cose diverse. Se uno vuole solo giocare, ci sta, sa il feticcio, però se voi la comprate per dire, ah, finalmente, cioè con l'idea di riscattarvi, per dire, finalmente ho quello che non mi sono mai potuto permettere, ragazzi, vi state illudendo, perché non è la stessa cosa. E se voi andate in giro a fare i fighetti, dire, ah, finalmente ce l'ho, no, vi prenderanno per il culo. Chi ce l'ha l'originale vi prenderà per il culo. Mi dispiace, ma è così. Cioè, se lo volete perché vi piace avere la sensazione, sperando che abbia lo stesso peso, le stesse cose, cioè, comunque in mano lo sentirete che sarà sempre diversa. È per quello che No, ma secondo me. piuttosto uno cerca di dare un consiglio, no? Sì, sì. Però Per se questa uno. via qui. Però se uno lo vuole fare perché ci vuole giocare e avere una sensazione più simile possibile, allora ci sta, ma non con quell'arroganza di dire finalmente anch'io posso. No, questo è È sbagliato. perché Giacomo ci ripetiamo la stessa cosa, hanno toccato la console che è più che rende le persone più tollerabili a qualsiasi tipo di commento si faccia da un lato o dall'altro. No, perché ho Cioè, sentito, ho sentito gente che ha detto finalmente la comunità tossica del Neo Geo prenderà una botta. Non è così, anzi, ne daranno ancora di più se tu vai lì facendoli credere che ora adesso loro sono in difficoltà. Non è così. Purtroppo è no, così. anche perché non potrebbero mai essere in difficoltà, perché se fai parte di quella comunità là si prevede che tieni una bella cosa di sordo e non è il nostro caso, quindi noi diciamo che da un lato le cose le si guarda cercando di analizzarle e cercando di capire quali che sono i sentimenti nostri personali. Poi io dico per chiudere almeno questa questione, perché io poi ripeto, secondo me già fra 2, 3, 4 settimane sta roba qui non se ne parla più, perché comunque ragazzi stiamo parlando di novembre, cioè qua ancora ci abbiamo un'estate avanti e a novembre Eh, esce pure GTA, non so se ci sì, rendiamo conto, a c'è novembre tanta esce roba. GTA. C'è tanta Ragazzi, a roba. novembre esce GTA, ma quale Neo Geo, cioè l'unica cosa l'unico videogioco che vale Sì, la pena tenere una console di ultima generazione. è vero. E la verità è pure quella, la gente, almeno io, mi sono proprio rotto, io sta roba nuova la faccio fatica a No, no, ma giocarla, anche io. tranne pochissimi titoli. Anche io. Comunque, E poi non ho visto. Lucazzo ha scritto la nuova macchina però ha l'HDMI che ti fa andare a 1080p. Domanda, l'hai letto? Cazzic, No, frate, no, dico, scusami se te lo sei sicuro? dico. Sei sicuro? Io non l'ho letto cioè, dove l'hai letto? Perché io non l'ho letta sta cosa. Però se lo sai, ok, bene. Però io non l'avevo trovato. Cioè, nel sito dove lo compri non c'è scritto 1080p.
Però Ma scusami, ma poi Ci se sono io alcune. Giacomo, io su sta roba qui riesco sempre comunque ad infervorarmi, ma dico, ma se tu devi giocare il Neo Geo sullo schermo piatto, ma metti il mister, che devi fare? Che lo punti a esatto, fare la esatto, riproposizione? Se ci esatto. devi giocare sull'LCD, ma che senso Ma ha che punti sta come ha cosa detto sopra? Ozzy, come ha detto Ozzy, ti prendi la scocca di quella, della S, quella Ma fatta che bene, senso tiene? Cioè, ci butti dentro il mister, è la stessa roba. Infatti non vedo l'ora che escono i video Sì, comparativi, c'è da perché li far faranno. combaciare le uscite, però insomma ci puoi No, lavorare. sì, puoi lavorarci, metti dei prolunghi, delle cose, lo fai. Cioè, io voglio vedere le differenze reali che ci sarà tra il mister, il core del mister e questo qua. Voglio proprio vederle. Voglio proprio beh, vederle. non ci saranno differenze, sarà la stessa cosa, perché la strada è quella lì, non è che ce ne stanno altre, perché Allora, non penso che eh, riprendano i Motorola, ce li siamo detti, ragazzi, da dove la prendono sta roba? Non no, no, esiste più. buonasera ragazzi, Eh, dico la mia, il nuovo AS Plus però userà chip con processi produttivi migliori che scaldano meno. Io ho sentito da videogame esoterica che ha detto che scalda di più, quindi questa cosa non Sì, mi ragazzi, torna. ma pure sta cosa, ma che importanza ha? Diciamoci la verità che scalda di meno, quale sessioni, eppure si sono fatte le sessioni 7-8 ore, io non ho mai visto Neo Geo andare a fuoco, cioè Eh, quindi credo che sia un problema marginale. Uno non può pensare, io penso che le migliorie devono essere fatte dal punto di vista video innanzitutto, di versatilità della macchina e di sì, vantaggi nell'immediato nell'utilizzo. Quelle sono tutte ben volute, a parte poi le capate che uno si può prendere sull'estetica e sul particolare, che sì. sono ignorabili. Il discorso rimane sempre lo stesso, se si prende una macchina del genere, però la si utilizza, diciamo, in modo non naturale, perché diciamoci la verità, il Neo Geo funziona su CRT, non funziona sull'LCD. Se tu devi Io, io, prendere il Neo Geo per attaccarlo all'LCD, ma che metti il io, mister, capito? io l'ho sempre detto, se voi vi definite retro gamer e volete usare le macchine originali, un CRT bisogna averlo. Se no, come hai detto te, usi il mister, usi diciamo l'FPGA e allora lì ci sta l'LCD, LOL. Però secondo me non ha molto senso. Io ce li ho gli upscaler, perché devo Le fare... macchine Ce li ho. originali per mettere per poi prendere un upscaler per attaccarle. Cioè No, sì, io non c'ho spazio, cose che già Io, ci siamo io, detti, io ragazzi. ho l'upscaler perché mi serve per fare i video, però c'ho il CRT, non è che ho solo Sì, l'upscaler. eh sì. Cioè, e allora Ma- ragazzi, usate un mister, fate prima, io non capisco sta cosa di voler la macchina, poi ora siamo nel 2026, ognuno fa quello che vuole, però dopo... Adesso leggo gli ultimi commenti, poi direi che a meno che non avete altre osservazioni possiamo chiudere. Grazie a voi, secondo me la versione Ultimate da 8,99 solo per come si presenta nella foto, anche senza giocarci, è qualcosa di fuori di testa, una bellezza devastante il cofanetto. Ok, è collezionismo però. Cioè, va bene, ci sta che ti piaccia, però è quello che abbiamo detto noi, è una roba da vetrina. Cioè, è quella La la vetrina differenza. da vetrina bella, ma con lo stesso valore di una riproposizione che se non per una visione esterna può avere lo stesso concettualmente valore di quella Sì. originale. Fin quando ce l'hai chiusa in vetrina, faccio un discorso da un certo punto di vista stupido, ma anche sensato. Se ce l'hai chiusa in vetrina e la vuoi solo guardare è perché il pensiero, la tua immaginazione ti porta a dire è quello che avrei voluto, sta lì, però in fondo lo so In, che non è fo- In quello. fondo tu ti In fondo lo autoinganni, in so fondo ti che stai non è autoingannando e quello. sai che non è quello il problema, no? Sì, Invece se fai sì, come che dice cosa... Ozzy, Ozzy che non è un collezionista e vuole giocare e vorrebbe però avere la situazione, una bella scocca da AliExpress fatta bene, col mister dentro, cioè secondo me dà più soddisfazione quello, perché comunque l'hai fatta te, sei smacchinettato te, l'hai dovuto adattare te, a lui Come che il vuole mio solo... bellissimo cabinato. Quindi, Figo. molto Io artigianale. vorrei farlo vedere il tuo bellissimo camminato. Però almeno te lo sei fatto te. È quella la soddisfazione. Te lo sei fatto te. È quello. Il È quello. risultato non è proprio fantastico, però almeno Però va. è Però delle va. dimensioni che volevo io e fa esattamente quello che volevo io. Però va. Quindi E te lo sei fatto te. ha la Oh. gettoniera come volevo io. Ogni tanto perdo i pezzi da 20 centesimi dietro il mobile, mi cascano, porca miseria.
Dopo me lo farei vedere perché dopo ti verrò a trovare. Ancora è lunga per Beh, finirla. Ma infatti io pensavo su quel cabinato di metterci un MVS. Cioè, visto che comunque tanto sì, io si ci mette in swappo le MVS. jamma, Eh, io praticamente dietro il marquee io ci ho fatto tipo un vano su cui metto le PCB dei giochi, no? Quelli che piacciono a me. E tra quelli dico, ma io a questo punto ci metto un MVS e quando voglio giocare al Neo Geo, guarda, praticamente sfilo il marquee, apro il cassetto del esatto. marquee e faccio Io, lo io, swap. io nel L'idea mio, è quella. adesso nel mio c'ho il computer, però prima usavo il Game Crystal quando volevo più giochi e adesso usavo l'MVS, ci avevo messo la multicard, la classica e boh, fine, cioè è bellissimo così. Cioè, e almeno Sì, c'è il un mio hardware. problema è soltanto uno, che ho quel cacchio di TV che ogni volta lo devo rigirare perché lo tengo in verticale perché i giochi che piacciono a me sono tutti in verticale, ho questo problema qua. Lo so. Finisco di E leggere i commenti. e Eh, quando lo rigiro ho sempre il problema del degauss. Io continuo ad averlo, probabilmente perché io uso una TV salvata dalla discarica e ogni se, volta ha se- bisogno di essere smagnetizzata. se avessi la BVM che avevo io, quelli c'era proprio il pulsante dei Gauss davanti, che tu lo schiacciavi e ti correggeva tutti i colori al momento. Però è Allora, ho i PVM, ma non Ah, ho chi me li ripara purtroppo. eh, Quindi lo so. Comunque, e leggiamo. ha questo problema. Lo so. Leggiamo l'ultima cosa. Aspettate. Ha detto: se fate i conti, la console che la regalano per quanto costa un gioco singolo, senza contare gli accessori. Per me, che non ho mai potuto avere l'originale, sarà emozionante. Va bene, ok. Sono sicuro, però abbiamo Il detto una cosa di. prezzo è la miglior parte di questa offerta per quanto mi riguarda, al netto del fatto che non so cosa c'è dentro quelle cartucce, non so se possono valere 80 euro veramente, immagino di Eh, sì, ma sicuramente una cartuccia non varrà 2000 euro come gli no, scalper dei no, miei. no. Questo. Se devo giocare Neo Geo su 65 pollici, mi basta la ROM sullo store della PS5. Sono d'accordo con te. Oppure, se sei uno Sì. più preciso e pignolo, appunto il Mister e via. Tutto lì, cioè. Secondo. Ascolta, io al Neo Geo ci gioco sul Mister, sul Mame, sulla PSP c'ho le collection del Neo Geo, su probabilmente molte altre piattaforme funziona in maniera Eh, King of Fighter ci gioco sull'Xbox, per dire, io. Ma esatto. Cioè funziona non è per tutto che... bene, ragazzi, ma ormai cioè, il Neo Geo, pure il tostapane lo emula, quindi di che cosa stiamo parlando? Secondo Non me è il vi Jaguar state. che c'è da un Eh, pochino da non lavorarci. è il Jaguar, non è anche, fammi pensare, di roba abbastanza. Il Jaguar è già. Adesso c'è Il l'emulatore Jaguar. Luon. Il Luon. No, Non è il l'emu- Luon. il Luon non si riesce a emulare. Il Jaguar ci se la fa perché è uscito da qualche annetto l'emulatore perfetto. È uscito. Però ce ne è Pure voluti sul di Mister anni. gira bene il Jaguar, ragazzi, gira benissimo sul Mister il Jaguar. Però so che Eh, il core del Jaguar non è perfetto al 100% perché ancora non si sa esattamente tutte le funzioni hardware che fanno i chip, però funziona sì, bene. per il E- momento già per quello che si vede, poi è il single RAM, io so che c'è pure un'altra versione che se- funziona ancora meglio, però è per i Patreon, una roba del genere. secondo me vi Quindi state soffermando troppo sul fatto che non è uguale, secondo me è semplicemente una versione migliore più aggiornata, come per esempio di PS2 ne sono uscite varie versioni diverse. È vero, però per dire le ultime PS2 fanno cagare, cioè le PS2 Slim, le ultime revisioni, hanno problemi di compatibilità, hanno vari problemi, erano delle cost reduction, quindi insomma, forse è questo che non è giusto, non è una versione migliore. Si deve uscire dipende, da questa, dipende da dipende, che punto di vista. cosa vuol dire Non è una migliore? versione migliore. Da Che migliore. significa una versione migliore? È una versione più economica Se uno ed è vuole una solo giocare, riproposizione. Quello non ci piove. se uno vuole solo Eh, giocare è migliore, probabilmente, perché costa meno e fa più cose, meglio. Però se devi guardare altre cose non è migliore. Cioè, dipende dal punto di vista di questo migliore. L'esperienza di gioco penso che sarà migliore, se lo fanno bene, tutto bene, quello sicuramente. A Ma livello come fa a condizionale. essere, allora, scusi Giacomo, ma l'esperienza di gioco come fa a essere migliore se cioè loro migliore se hai necessità di utilizzarlo
Sì, un un monitor OLED, un moderno. LCD, ecco, quindi è migliore perché hai quella possibilità, quello indubbiamente, ma deve funzionare bene come l'originale per dire che sia giusta, no, Eh sì, migliore dovrebbe avere un segnale migliore, è quello che dobbiamo vedere subito, in guarda, RGB però, l'unica quello cosa ci che posso interessa. concederti sul migliore è che poi magari ha l'unibios e delle feature in più che l'originale non ha e l'overclocking che sono delle migliorie, ok? Però per il Sì, ma resto, l'Unibios sta, Giacomo, l'Unibios sta 6,50 euro, sì, si compra esatto. su, cioè, ma di che stiamo parlando, ragazzi? L'Unibios, che poi fra l'altro pure questo è discutibile, perché mi metti su Unibios dentro? Cioè, è giusto Esatto. perché... Volevo fare una considerazione e smentitemi se sto Vai, dicendo una vai. castroneria. eh, Se quelli iniziano a spedire il Neo Geo AES Plus e noi lo compriamo tutti e successivamente viene fuori che nel gioco XXX c'è un glitch, quello non si aggiorna, non è FPGA, non c'è un nuovo core, è giusto? chiusa, sì, hai ragione, sì, è Noi vero, non lì ci sta o si niente. dissanda il Ma, chip ma è per o quello, che? è per quello che ho detto, va bene l'ottimismo e l'entusiasmo, ma attenzione, perché come hai detto te, se tutto viene fatto bene è il wow, ma se qualcosa è fatto male, basta poco che dall'essere il top Basta poco, diventa un buco nell'acqua enorme, cioè qui dietro c'è esattamente, un'aspettativa dietro che se non riescono a mantenere, esattamente. cioè quindi attenzione Eh, ragazzi, cioè non è che se SNK ne ha fatte di cagate negli anni, non è che ha fatto tutto Cioè, benissimo, non sarebbe uno scandalo, diciamocelo, eh. non sarebbe uno scandalo, cioè se già ha sporcato abbondantemente la faccia SNK, ragazzi, già se l'ha sporcata la faccia, Eh, abbondantemente. assolutamente. Quindi, No, ragazzi, comunque io, volevo cioè, raccontare questo aneddoto che magari c'entra poco. Voi sapete che da amighista, diciamo, segue il mondo Vampire. sì, Che la Vampire comunque sia ti dice si va 200 volte in più di un'amica normale. sì, sì, Ed è Però dobbiamo la CPU partire, del 68000 era implementato in FPGA. Chiaramente andare in ASIC come stiamo facendo con la S Plus significa che tendenzialmente possiamo avere frequenze di clock molto superiori. Quindi sì. adesso un FPGA Amiga o Vampire va a 100 MHz, paragonabile a un Pentium 90 o un Pentium 100. Si potrebbe arrivare addirittura al GHz se andassimo in ASIC. Perché l'autore dice che non lo fa? Uno, perché dice se domani io voglio inventarmi una nuova feature e non lo posso fare perché l'ASIC è lì fatto finito. È chiuso, E fatto e finito. due dice se c'è un problema sul core e io me ne accorgo successivamente, io non ho la potenza di fuoco commerciale di andare a fare i richiami sulle macchine. esattamente. Quindi voglio dire, SNK si sta prendendo una responsabilità non da poco, perché se lui dice che tutto il parco titoli Neo Geo è compatibile e me lo scrive, me lo certifichi, e poi arriva un Alessio qualunque e dice, ah, ma nel gioco picco pallino, se Eh, arrivo al quinto livello crasha, che si fa? eh. Che si fa? Che poi questa macchina, dovresti sapere, che dietro c'è della gente, lasciatemi passare il termine, mi ci metto anch'io dentro, abbastanza malata e pignola, quindi veramente c'è gente che potrebbe mettersi lì dalla mattina alla sera a trovare il difetto e magari lo trova anche. Cioè, hai considerato Eh. sta cosa? Non è, è una macchina su cui dietro c'è un'aspettativa e un fanboismo forte, al di là del bene e del male, quindi, ragazzi, cioè, È anche vero che penso non succederà perché se veramente è il mister trasportato in ASIC, non quello è un core succederà. molto maturo e dubito fortemente che si verificherà mai un problema. Ma se si verifica, Esatto. io sono arrabbiato perché non Esatto. è quello che io ho comprato. Te mi hai detto che tutte le cartucce dell'AES ci funzionano, quelle Legacy chiaramente Le non Legacy. l'Everdrive o roba moderna. Se mi dice che tutte funzionano, io te lo compro perché tutte funzionano. Se qualcosa non va, non si aggiorna il firmware Tipo, lì. le reingegnerizzazioni di Golden Axe e Shinobi, anche quelle lì, boh, chissà se andranno, sarà Gli qualche problema. Homebrew, quelli Gli non Homebrew. fanno parte del, No, no, no. diciamo... Beh, noi ci possiamo giocare su questo, su quello lì non lo so, vedremo, vedremo. io è una cosa questa Vedremo. che... non E lo poi, so, io ti dico la verità, il selling point per me è il form factor, perché se te non gli dai il form factor non te lo caga nessuno.
e il prezzo. Questi sono i due selling point di quella macchina per quanto mi riguarda. Io, stupidamente, se fosse un'Amiga non la comprerei perché io guardo anche al 330 MB spec perché sono un amighista e deve essere come dico io. Esatto. Per essere, non sono un neogeista, si dice così, allora diciamo, potrei soprassedere su questi dettagli. Dico, ci voglio giocare, voglio avere un attrezzo fisico. Sì. Bene. Per 200 euro ci potrei anche stare, ti dico la verità. Però questa cosa dell'ASIC un pochino mi indispone. A me andava benissimo anche se mi ci mettevi un FPGA dentro. Tanto alla fine la piastra madre sicuramente non ha nulla a che fare con l'originale. Se la guardi, non potrà Esatto. mai essere neanche simile. Quindi a Infatti, quel punto che ci sia scritto Altera Cyclone 5 nel chip o ci sia scritto con qualche altra cosa SNK, a me non mi importa a quel punto. Non Io c'è non un credo che 68.000. esattamente, io non credo che ci sia nemmeno ma poi, SNK sulla scheda madre, ragazzi, non no, non lo credo Ah, che... so. nemmeno? Non lo so. Nemmeno così? Bah, L'hai bah. scritto sullo Vedremo. chassis esterno, non me lo scrivi sulla piastra madre e sui chip? Non lo so, vedremo. Sui È una chip bella, addirittura? è una bella curiosità. Sai com'è? Vediamo, È un prodotto boh, SNK, sarebbe non mi ci bello. scrivi ad SNK? Ragazzi, ma è un prodotto SNK, è un prodotto, attenzione, cerchiamo di capirla bene, come si chiama, nostri signori? Play On, Play come si on. chiama? Ma perché io Leon vedo scritto Play On, non vedo scritto SNK sullo Aspetta, scatolo, ragazzi. dovrebbe vediamo, essere vediamo. una joint venture. Vediamo un attimo, ve lo mostro, aspetta, condividi che poi Sulla chiudiamo. console c'è Poi scritto SNK. Poi, dal mio punto di vista, da non neogaista, ripeto, non è un problema se non c'è scritto SNK, però sullo chassis ce lo devi scrivere SNK. Dentro, tanto è tutto differente, quindi sarà una piastra custom. E Allora, lì me ne devo fare una ragione. dov'è che dicevi Play on, Danilo? Dove? Come si chiamano questi qua che l'hanno prodotto? Vedi la mia... Lo sto facendo vedere nello streaming. Lo vedi? Sito, Play on. Aspetta, ecco, sì, ecco. Ah, Lion. sì, questo è il Sono sito. questi che la producono, ragazzi, non la produce l'SNK. L'SNK ha dato concessione del marchio Vedi E qua e lo quindi non sta sotto? possono esponendo nella sua... scriverci SNK, però l'hanno Vediamo scritto qua. sullo chassis. Hanno È scritto scritto sì, sulla scatola, pare di sì, nei lati c'è scritto, sì, nei lati c'è scritto SNK, dai. Però Quindi io mi vedi, Sì, aspettavo che... anche il retro della scatola non c'è, non lo fanno vedere. Boh. C'è scritto SNK sul fianco, quello sì, ok. I sì, nel feticisti del fianco c'è scritto. cartone. Tanto la carta prende l'umido e dopo se umidisce, vi si gonfia. Tra l'altro, Danilo, quando ho fatto la conferenza a Padova, sono uscito con Eh, la scatola sotto la pioggia. eh, Sono no, corso in vabbè. macchina, ho dovuto asciugarla. Figa, vabbè, un'ansia Io lì. continuo a dire che voi espositori dovreste fare un'assicurazione tipo quelle sulla vita sul vostro hardware perché non portate come me i Commodore 64, portate roba costosa, porca miseria. Lo so. Lo so. Comunque, volevo l'ultimo mio dubbio riguarda l'uscita HDMI, perché qui nessuno lo sta dicendo, ma questa uscita HDMI dice un'altra cosa. Ci saranno i filtri? Ci sarà dei badge? Perché Ah, le mi immagino. scanline. No, io mi immagino la TV 16 È noni, no? schifezza. Io mi immagino la TV 16 noni, no? E c'hai il 4. Allora, l'uscita sarà in 4 terzi, spero. Però cosa fai? Lasci le bande nere? O al posto delle bande nere ci metti dei bezel da emulatore che farebbero cagare? Cioè, è quello che mi sto chiedendo. Eh, Cioè, oppure sarà strecciato in 16 noni? Ancora peggio. Cioè, vorrei Penso che sapere sarà questa. configurabile questo. Vorrei sì, sapere sì, questa. sarà Speriamo, perché. configurabile, sarà se- sicuramente configurabile. io Mi preferisco avere. immagino. Io preferisco avere le bande nere che dei bezel obbligatori. Cioè, speriamo che ci siano No, le quelle bande sui nere. pezzi sono proprio blu, sono No, proprio il cioè. male di tutto, delle cose. Ragazzi, io Vabbè. ho praticamente il mio telefono si è quasi scaricato. No, no, ma anche Ale, noi dobbiamo Eh, andare. Direi che abbiamo abbiamo fatto 10 ore. 2 ore di live.
la gente c'è stata, 12 spettatori ancora. Io vi ringrazio ragazzi per i commenti, per esservi iscritti. Saluto Moreno, Mazzo, tutti quelli che sono apparsi, Matteo, Dio del Gaming, Crisalid, Viper, Federico, tutti quanti ragazzi che avete commentato. Ovviamente i dubbi sono tanti, abbiamo cercato un po', li abbiamo sviscerati, abbiamo fatto varie osservazioni da vari punti di vista, da chi è più collezionista, da chi più gioca. Abbiamo detto un po' tutto, ragazzi, poi ci sono i commenti apposta. Abbiamo voluto dare una visione un po' diversa perché su YouTube si fa sempre un po' i soliti discorsi di lode, ma non si guarda un po' anche insomma, le cose che non tornano, che sono curiosità, ecco. Speriamo, dicono che sarà configurabile anche il CRT simulando su LCD, vabbè, modalità CRT, non lo so. Ragazzi, non lo possiamo sapere. Non lo Con i sappiamo. filtri, come fai? Vedremo. La Niente, parte dai. di uscita video è la più critica in questo tipo di operazioni, è un problema un po' per tutti, Sì. Comunque, ragazzi, Non niente, così. grazie oggi, grazie Danilo. Rimanete un attimo qua che ci salutiamo. Grazie, Sì, bellissima live. tanto, Grazie, Mazzo. Grazie. tanto la Buonasera a tutti. conversazione continua a Carrara, giusto? Sì. Domenica. Ci Anzi, scambiamo un pochino. quando faccio la conferenza, se mi guardi, vuoi fare delle domande, falle che continua lì. Che chissà se arrivi. Io dirò Amiga è meglio di Neo Geo, mi dispiace, non farò Ma altro. quello è sicuro, quello è sicuro, Ora, su questo non sicuro, si discute sicuro proprio. poco. Io quando ero un Eh, ragazzo, io a casa avevo l'Amiga, ma quando vidi Metal Slug avevo la mascella che drusciava in terra, insomma, perché dico, e questo l'Amiga Devi... non me lo fa, porca miseria. Oggi lo Eh, può fare con uno 060 e un qualcosa di simile. Ma eh. i giochi di Neo Geo erano delle opere d'arte Lo so. al Infatti tempo. nella conferenza lo dico perché c'aveva, vabbè, degli sprite, roba Erano come. delle opere d'arte. La cosa incredibile è che hanno un tasso di rigiocabilità fuori dal comune. Io ancora Sì. oggi gioco a Neo Turf Master o Too Big Tournament Golf. Gioco ancora a Metal Slug 1 perché mi piace quello. Gioco a Ma Street anche, Hoop. ma anche Blazing Star, quei titoli, cioè io li ho giocati 1 milione di volte, non mi stancano mai. Cioè, il motivo per cui il Neo Geo nel tempo non ha mai perso valore economico è Sì, perché sì. le cose belle sono belle. Le Eh, canzoni dei Queen erano belle negli esatto, anni 80 e le ascoltano ancora. Quando esatto. vinciamo la Champions League si sente We Are the Champions perché sono cose belle, sono fatte bene. Che te frega se sono di 40 anni fa? Sono C'entra ottime. niente. E infatti. Niente, E comunque ve questo lo dico che la conferenza la trovate anche sul canale YouTube qua, se non riuscite a vedere la Carrara. Ecco, niente ragazzi, vi ringrazio. Volete aggiungere qualcosa? Aggiungetelo, se no rimanete un attimo qua che vi Ragazzi, saluto. è stato un piacere di pazzi come sempre. Allora, Danilo, ti ha fatto piacere conoscere Ozzy? Immagino di sì. Vabbè, ma si vede già che il Dai, è ragazzo simpatico, è simpaticissimo, quindi è simpaticissimo e poi alla mano è come noi. è È come no, solo questo vabbè, un po' se no non sul sarebbe, chiacchiere da bar, ragazzi. se no non sarebbe amico mio perché siamo tutti così, quindi No, ma noi qua sì, ci dobbiamo... purtroppo, diciamo a differenza del Demiurgo, io sono molto più orientato sui computer, quindi sugli home computer, sul personal computer, però mi piace anche le console, chiaramente. E il ci Demiurgo è piace a più sul me. lato gaming, io invece riesco a eccitarmi anche di fronte a un foglio di calcolo, non ci crederete, ma... Beh, se c'è una ragione anche a quello. Cioè, ci piacciono le cose belle, comunque ragazzi, alla fine ragazzi, chiudo la live, grazie per quello. averci guardato, vi saluto un secondo, ragazzi, alla prossima live e spero che vi sia piaciuta, ma a quanto pare sembra di sì. Ragazzi, buonanotte.